Ah, io picco Guido. Sì, sei tu il DPS. Ah, io avevo capito, io picco Guido. Infatti c'è fare. No, porca troia. Vabbè, metto soldato, eh. Easy, Sono sempre stata aggraziata. easy. Bravo. Ho preso il cibi di Guido con questa doppia, mi sa. Elbow. Manca un solo nemico. Behind. Ok, nothing. We go. Ah, io me la clippo questo. Che ci provino pure. Can I help you? Ghost? No, che error occorre. Dove va garage? Aspetta la freccia, aspetta la Spike piazzata. Sotto Viper. Non siete già? Ultimo giocatore rimasto. È a sinistra, Sova. Sova è sotto il tunnel lì. È qui. No. Allora, io solo tol cazzo. Frate, Tol cazzo. frate, te la clippo. Era fermo lì dove sei sceso. No, l'ho visto. Io l'avevo visto. Ma... Crafting servono. Grazie. Ma niente di che. Allora questa roba di su binocolo potremmo sciarmare. Il binocolo uno l'ho portato, uno lascialo, magari ci può servire. Ah, ok. Allora questo lo togliamo. Questa la togliamo, tanto non ci servirà ancora per molto tempo. Giù la testa! Hai combattuto bene. Cosa? Evan, Siege Evan. I'm gonna always show you what the widow is. You have to go there, okay? Avete già perso. Ok, ace. E io me ne prenderò il merito. Oh, ti sei teletrasportato, che cazzo succede? Damn it! Start shooting. Pero qué demonio. Cavolo, che cazzo? Por de Dios. Non ho fatto nulla, Peppe. Clippala in live. Clippala in live subito. Questa te ha. Oh! Va bene, GG. Qua alla mia destra. E siamo live, signori, siamo live di nuovo con HVR in forma, Giannini ancora a farci scuola di qualcosa. Stasera parliamo di... Lo dice lui se no mi fucila. Non mi piace la mia pronuncia. E vabbè, ce la accolliamo. Buonasera, vedo che comunque ci siamo un po' in live. Va bene, allora io vi ricordo che tutte le domande che fate in live verranno a schermo, le metteremo a schermo, vi faccio vedere un po' come funzionerà la situazione. Qualsiasi domanda viene buttata qui in basso a sinistra in live. Intanto Frankie, grazie mille per il follow, buonasera, quindi qualsiasi domanda verrà fatta vedere in live, perché poi ci sarà anche il VOD su YouTube e in questo momento siamo in live sul canale di Simone Giannini su YouTube. Vi linko la live qui in chat. Nulla, se volete partecipare anche vocalmente c'è il Discord, punto esclamativo Discord in chat, vi ritrovate nel Discord, canale conferenza, basta alzare la manina e vi facciamo parlare. Me lo potete dire e iscrivetevi al canale di Simone. Vabbè, mi pare giusto che si iscrivano. Mi pare giusto che si iscrivano al canale di Simone, è importantissimo, signori.
Beh, quindi Tanto chiacchierella non serve per finanziare nulla, per cui... al massimo, guardate qualche bestemmia su qualche mouse super bravo. blasonato. Pulsar Pulsar, chiamato in causa. arriviamo anche da te la prossima volta, signor Pulsar, magari in fine serata. Non si sente bene, Simo, c'è l'eco. C'è l'eco? Ok, grazie per il feedback, controllo subitissimo se è un problema dovuto alle mie fonti audio o magari è semplicemente... Aspettate, allora, proprietà... Prima non c'era. Prima non ti ho mai sentito in eco, adesso ricontrollo un attimo e poi partiamo, stasera super chillosa la live, andiamo con calma, abbiamo un argomento piccolino, poi ci... eccolo il problema l'ho trovato ed è colpa mia. No, non mi è andata bene, una volta mi è andata bene. È colpa mia che non ti ho rimosso l'audio dalla camera che mi hai tirato dentro. Doppio audio, ditemi adesso se si sente. Adesso ok. Perfetto. C'avevo due microfoni di Giannini nella live. Grazie. Già uno rompe le scatole in doppio, addio. Grazie mille comunque a Zach per il follow, lasciatelo assolutamente anche sul canale di Giannini, che è quello che vi ho appena pubblicato. Simone si sente due volte, sono poche due, porco boia, poche, di più bisogna sentire, di più. Di più e soprattutto attenzione ai post su Facebook con i timing delle RAM. Attenzione che là non ve lo ripete più due volte. No, davvero ragazzi, quella è una cosa basilare. Beh, non c'è... Vado, è come dire... Ho messo benzina... No, ho fatto il pieno alla macchina e senza dire no, in faccia è pieno e non gli dici se vuoi benzina o gasolio. E quello che fa poi raccia. Te lo devi chiedere tutte le volte e è scomodo. Allora, diamolo subito come dato, così si aiuta immediatamente tutta l'utenza che vuole aiutare o anche stabilire un prezzo, perché spesso sono quelle che fanno d'ago della bilancia. No, spesso sono quelle che fanno d'ago bilancia fra una 3600 DDR4 e senza CAS ti può costare 58 euro come 120, 130 se sono di un certo tipo, per cui mi raccomando fatelo. 18, grazie a Play per il follow e intanto sfotte anche un pochino in chat con vari timing. Beh, se l'ultimo me lo dai a 18, dimmi il modello delle RAM. Con quei timing lì non parte nemmeno il computer. Non si avvia proprio. Amazon Prime. Ah no, questo... No, questo è il bot che spamma, non ci far caso. Bezos se fosse infilato a rompere le scatole. Sono le sub gratis con Amazon Prime. Giannini poco esperto di live, signori. Lo istruiamo, lo facciamo diventare top streamer in Italia. No, io sono un po' esperto di live perché fra un po' su Dead a quest'età. Dead. Poco live sono a quest'ora. Vabbè, è giusto, è anche giusto così. Vai, partiamo con questo bottleneck, come lo vuoi chiamare. Andiamo a vedere un pochettino di roba. Se intanto leggete piccole le cose, ditecelo che cerchiamo di zoomare. Ho cambiato occhiali. Giusto. È colpa vostra. Guarda che bell'errore qui che si vede 129.900K. Tanta roba. C'è uno 0. No, c'è un 9 in più. Capirai. Questa viaggia, fino a qualche decennio ci saranno. Già c'è la recensione di Giannini, leccati i test. È già pronta. Allora, innanzitutto due cose, due aspetti. Non esiste un sistema senza bottleneck e per ogni utente sarebbe meglio che ci fosse una copia di Capframe X installata per ogni computer, perché
è un software che vi permette di verificare e controllare, monitorare in game tutto l'andamento del computer, è gratuito e vi dà modo di poter fare poi grafici per poter confrontare magari fra un processore o una scheda video e un'altra, o un'impostazione appunto, anche se diceva delle RAM, e un'altra, oppure appunto per vedere se avete magari dei cali, dei problemi di frame drop o qualcosa del genere, ecco che vi viene in aiuto. Non impatta assolutamente, mi sembra massimo arriva allo 0,1% di consumo del processore, Leggerissimo. e veramente vi dà una visione totale di quello che è stata la sessione di game, solo premendo un tasto, attivando il monitoraggio, e poi registrando e monitorando tutto, e poi ripremendo e vi ferma la registrazione, e poi avete tutti i dati da poter confrontare. Non ha nessuna controindicazione, è utilissimo, e tra l'altro vi è utile anche con abbinato a RivaTuner, così avete anche, lo potete impostare come OS di overlay in game, che è sempre Cosa una buona e cosa giusta. positiva. Intanto, scusa se ti interrompo, linkato il programma qui in chat sia Bravo. sul canale di Simone che qui in chat da me. E attenzione però agli overlay, perché alcuni giochi fanno un po' i capricci. Come ultimo esempio c'è stato Overwatch 2, e che con MSI Afterburner e RivaTuner faceva un pochino di capricci. Quindi controllate un Sì, pelino. Non in succede quasi mai, però se vi dà problemi disattivatelo. È in easy. quei casi lì conviene andare a spuntare qui Application Detection Level. Su High lui praticamente cerca di bypassare tutti i problemi che ci possono essere per poter risultare in screen. Se ci sono problemi, magari anche spostando le impostazioni, praticamente sarebbe la priorità del programma, magari vi può dare una mano in quel caso lì. Capito? Ottimo Può tip, essere. non lo sapevo. Ho usato poco, Può devo dire la essere. verità. No, io sai, per dire, lo tengo per Capframe perché se no ho la suite di Aqua Suite e mi dà tutto il monitoraggio secondo monitor. Però questo è, per qualsiasi cosa riguarda il gaming, è da avere, insomma, veramente non ha controindicazioni di nessun tipo, se non essere veramente utile per tanti aspetti. Allora, tornando al bottleneck, come si diceva, non esiste un sistema che non lo abbia. Basti pensare anche semplicemente trasferendo i dati da un disco di questi ultimi, un M2 nuovo, che viaggiano a 6-7 mila sulle nuove linee di PCI e viaggiano oltre 7000, e magari devi trasferire su un disco meccanico. Ecco che il disco meccanico crea un rallentamento. Bottleneck è solo questo, cioè praticamente è un componente dei vari che abbiamo installato che rallenta un altro. E quello che a noi preme, le pendrive strizzano il collo veramente stretto per ogni operazione che si deve fare, anche se le ultime vi aggiucchiano. Comunque questi sono esempi per far capire che non esiste un sistema che non lo abbia. E chiaramente quello che, diciamo, un pochino nell'ambito nostro, un pochino il gaming, soprattutto, che chiaramente quello più eclatante e evidente a questo punto è quello dato dal processore che rallenta la scheda video. Perché dico per lo più questo? Perché dal momento in cui è difficile vedere l'opposto, perché la GPU è l'ultimo componente, scusatemi. La GPU è praticamente quella lavora
deve meno problemi di inviare dati verso il processore e del processore verso la GPU e che poi la GPU non riesca ad elaborare. Questo succede magari quando ci sono GPU che sono vecchie e processori che sono di ultima generazione. Però ecco, il GPU non è che deve renderizzare niente, insomma, deve fare un processo diverso ed è già più difficile che Conoscendo, processore diciamo, i setup delle venga persone. rallentato dalla GPU. No, va bene che il processore magari non deve esprimersi in frames, no? Cosa che fa la scheda video. Per cui i dati che invia una GPU, diciamo, chiaramente si parla di sistemi odierni, sono talmente tanti dati da elaborare da parte del processore, sia quelli che vengono inviati tramite la GPU che quello che deve lavorare lui stesso, che gioco forza viene bombardato da dati da elaborare e quello, diciamo, la catena debole in questo caso. E questo come si vede? Soprattutto si vede col confronto con altri processori e molto si vede anche dall'utilizzo della GPU. Io mi ricordo che feci già un articolo vecchio dove veniva evidenziato il bottleneck quando il processore andava al 100%, che erano un po' i tempi passati. Adesso non si vede più così, perché i processori magari te li trovi che stanno a 60-70%, però la GPU non riesce ad arrivare al 99% come dovrebbe essere normalmente quando lavora, diciamo, tutto lavora bene. Chiaramente a meno di non avere giochi che sono antidiluviani o perlomeno che sono talmente leggeri, come mi sono trovato l'altro giorno su Time of Tower, che vabbè, è un indie che è sicuramente ottimizzato malissimo, la scheda video mi andava a 750 MHz Onesto. e il processore a 80 e faceva 130 frame da una parte dove ho 12900K e una 3090 e ne fa 220 di qua con 13900K e un'altra 390. Però non dipende dal processore, perché lì è un problema proprio strutturale del gioco. Comunque, di norma, ecco che quando una scheda video riesce ad arrivare, sempre che le applicazioni siano create a dovere, che una scheda video riesce a lavorare al 99-100%, vuol dire che fa il suo e arriva al limite, per cui non è che viene rallentata quando si inizia a vedere un consumo sui 60-70%, processore che non arriva ugualmente al 100%, però fatica a stargli dietro e di conseguenza rallenta la GPU. Quindi il bottleneck è al 100% una cosa buona e giusta se la GPU è al 99%. Esiste. Se non è così, probabilmente non state sfruttando appieno l'hardware e c'è qualcosa che non va. No, sì, c'è qualcosa che non va e ci sono, come poi vedremo un attimino anche dopo, magari quello che sto vedendo anche ultimamente sono anche le RAM che non aiutano i processori a elaborare tutto ciò che gli arriva, perché secondo me a questo punto credo che le GPU abbiano fatto, le schede video abbiano fatto un salto di potenza troppo grosso in confronto a quello fatto dai processori. Indubbiamente, la serie 40 fa un 2x praticamente sulle prestazioni. Perché vedo anche che nonostante tutto io abbia la 3090, credo e sono convinto che il 13900K non riesca a gestirla alla perfezione e insomma si parla di un processore che è nato assolutamente. Intanto c'è il carcerello che dice se sia GPU che CPU non sono al 99%, quale può essere il problema? E quello andrebbe visto. Innanzitutto quel programma che dicevamo prima ti aiuta su questo, perché cominci a vedere dove c'è magari un calo di frame, dove c'è magari un utilizzo dei picchi sbagliati.
Non lo so, può essere di tutto. Si parte sicuramente dall'ottimizzazione del gioco, perché come dicevo prima, io lì su questo Tower of Time non ho né la CPU al 100%, viaggia mi sembra 30-40%. Il processore, c'ho un core che va allo 60-70%, però il resto stanno perfetti, eppure non arriva ad avere un frame rate valido, perché quello è un gioco, insomma. Può essere anche un problema driver video, volendo. Io, vabbè, sono giochi indie, per cui non è che tu puoi... No, non è parlo che in tu puoi- generale, ovviamente, non nello specifico. Certo, potrebbe essere anche un problema di driver video. E purtroppo in tante situazioni non esiste nemmeno la soluzione. Può essere anche che con un formattone, il classico formattone, ti possa risolvere alcune cose. Sono talmente tante le cause possibili che andrebbe visto, ogni caso va visto, andrebbe visto da solo. Però ecco, quello che risulta evidente è che al giorno d'oggi una delle cose da quando si pensa di investire, di pagare di tasca nostra, magari anche con sacrifici, un sistema, è bene la prima cosa pensare di crearlo bilanciato. Perché? Perché magari, come in questi casi qui, ci si trova magari, ecco, in questi casi in cui magari anche un processore sovradimensionato non ha senso di essere, non giustifica la spesa, se poi il resto è, diciamo, scarso, a meno che chiaramente uno non abbia in prospettiva, ha detto vabbè, compro questo ora perché ho solo questi soldi, però appena posso compro l'altro, allora giustamente è tutto un altro discorso, però... Se uno ha l'idea di voler fare un upgrade... Da qualche parte uno deve cominciare, non è che magari per forza deve avere tutto il budget completo, giustamente, però si parla di una scelta chiara. In altri casi, insomma, si vede, non lo so, per tanti utenti che magari hanno ne prendo uno a caso, un 8700K o un Ryzen 3600, così, faccio l'upgrade CPU, passo dalla 1080 Ti alla 3090, ecco, per andare poi come o quasi come la 1080 Ti, quindi tutto l'investimento che viene fatto te lo perdi proprio perché per uno sbilanciamento di sistema. Avevo un amico che prese una 2080 Ti come upgrade, però non voleva cambiare il processore e montava su un 1600X su Ryzen, la prima Madonna. serie, e giustamente lamentava che la 2080 Ti non andasse come doveva. Ovvio, mi sembra abbastanza normale, sei parecchio sottodimensionato come processore. Il carsierello qui mi ricordo bene che prese la 6700 XT e su Valorant faceva praticamente gli stessi frame del processore, che faceva usando solo il processore, che era aiutami a ricordare, 11000, una serie Intel 11700, vorrei dire una cavolata. Che era una delle peggiori serie mai uscite di Intel. Purtroppo all'epoca ricordo che lui lo fece durante il Covid, durante il problema delle poche schede video acquistabili, quindi la scelta era obbligata praticamente. Per poter giochicchiare a qualcosa ha dovuto prendere un processore con scheda video integrata, e con scheda video integrata faceva praticamente quasi gli stessi frame della 6700 XT. Mi pare che però lì fosse un problema di driver di AMD che non gli spingeva la scheda al massimo. Però adesso a memoria sono passati anche 2 anni, penso, è un po' difficile. E comunque con Capframe e con Riva Turner puoi andare a vedere un po' nel dettaglio cos'è che sta andando storto, cos'è che non sta utilizzando appieno il PC, e magari ci dai un occhio e ottimizzi tutto quello che devi. È un processo un po' lungo quando devi trovarti
sti piccoli inghippi devi fare un sacco di test, devi metterti lì, modificare un parametro, andare a testare, poi rimodificare, andare a testare di nuovo. Di certo non ci perdi mezz'ora, forse un paio di giorni se ti va male, però magari Sì, ne sì, vieni a perché capo. deve andare a escludere a destra e a sinistra, per cui tiri un pochino, un po' a caso all'inizio. Poi, ti dicevo, del 11.900K, in questo caso qui si vede, per esempio, sta dietro anche a 1440p con la 2080 Ti qui, sì. Mi sa che Sta vedono dietro, poco, mi sa che vedono poco, è sì, piccolo, sì. questo non me lo dà. Vabbè. Comunque, in questo caso qui, sì, lo vedo ora io dalla live, no, non si vede. Strumento Windows, lente di ingrandimento. Strumento Windows, lente. Lente di ingrandimento. Tac. Dovrebbe aiutare. Eccolo lì. In Sì, sì, perfetto. Come riduco? Sì. No, via. Ok, risolto. No. E come sposto il coso? Semplicemente il cursore, se vai più giù dovrebbe tirartelo più giù. Ecco. Ora sì, ora ci siamo. Ecco, qui si vede la differenza che va appena meglio di un 8700K a 1440p con una 2008 Ti o 2080 Ti, quindi nemmeno, diciamo, teoricamente era una scheda abbastanza bilanciata per questo sistema, molto peggio del 5600i su Far Cry 5, a 1440p, per cui nemmeno così gravoso sul processore come risoluzione. E qui dimostra cosa fecero con l'11900K. Ascoltami, mi sei ingrandito tutto. Windows come ESC. si è? La Maria. Ancora così? No, non mi è uscito. Ok, ci sei? Sì. Ma Ok. È un po' tricky, effettivamente, forse i grafici la prossima volta ci conviene metterli direttamente in live. È una cosa un po' così, un po' in just chatting questa, ragazzi. sì, si fa. Oh, ok, meglio? No, non si vede ancora. Vedi? Va bene, Magari- comunque questo era per far vedere. Magari Non se si sono riesce a foto puoi fare tasto destro, apri in una nuova pagina e puoi zoomare direttamente da lì. No, sì, dovrei andare, ce l'ho tutte sul... No, dico direttamente dal sito. No, adesso no, queste Ok. no, ma sono un po' che sono ridotte queste, già sono valide per vederle così. Ora non pensavo a questo discorso. Comunque, Vabbè. quello che viene fuori da queste è che processori sono fondamentali per poter sfruttare l'investimento fatto nella spesa grossa della GPU, perché fra le due chiaramente si sa che quello costa tante volte di più. Se uno vuole fare un sistema bilanciato, la GPU è la spesa grossa. Ora è un po' meno meglio, fortunatamente si sta rientrando nei ranghi. Quindi quello a cui si deve pensare sempre è, uno pensa sempre, mi è stato detto tante volte, e tu vedi sempre bottleneck. Sì, perché esiste sempre, cioè quando si comincia a parlare di spendere soldi, tanto vale spendere in modo che vengano sfruttati al massimo delle possibilità, perché se no soldi se tu buttati. esatto, ti compri una scheda video, spendi 1000 euro con un processore che te la fa andare all'80% massimo, tu hai buttato via 200 euro perché non riesci a sfruttarla come dovresti. Certo, cui, si parla di PC che assemblate in questo momento e sicuramente dove non metterete mano per il prossimo anno e mezzo, 2 anni, comunque nel breve futuro, perché in quel Certo. caso magari prendi una roba più bilanciata, ci spendi qualcosina in meno e poi in futuro fai un altro upgrade piano piano, come dicevamo prima, magari inizi a prendere processore, poi quando hai soldi, scheda video e così via. Iniziamo Sì. con un PC bilanciato
e poi piano piano si fanno gli upgrade. Inutile prendere una roba che una 4090 se poi sotto c'hai il 3600. Ahia. Questo è proprio un caso estremo, spero che nessuno abbia fatto una roba del genere, vero? No, però l'ho visto fare con l'8700K, che se la cava benissimo, ma insomma, Vabbè, nei suoi non lo limiti. insomma, grossi. Lì rende solo la stragrande su Fire Strike, è una belva. L'8700K. Si ferma lì sul grafica tilt. su DX11 che è bestiale. Sì, chiaramente non gli puoi chiedere la luna, e comunque la luna si tirerà fuori appena si fa questa live col ghiaccio secco con l'8700K, si vede portarlo Che non vedo l'ora perché... sopra 5500 Hz, che è stato il limite. Se la Classified con tutti i pin piegati ancora mi assiste, perché la devo riprovare. Vabbè, i E pin quella piegati sono Dubotte riparte sempre. un po' Motherboard, così. Mica servono VGA. tutti. VGA non crolla. Comunque, questo era un pochino l'input, cioè quello è di... Innanzitutto non esiste un sistema che non lo abbia, per cui mettiamoci l'anima in pace che, come disse il buon Linus, se esistesse un sistema senza bottleneck probabilmente avremmo frames infiniti. Ora lì fu un po' eclatante la cosa, però insomma, rendeva bene l'idea. Concetto, sì. Sì. Tra l'altro questo nuovo code ha mandato in tilt la maggior parte della community con quel benchmark che dava le percentuali di utilizzo, non mi ricordo esattamente di cos'era, di CPU e GPU. Che Sì. ma molti mandavano gli screen sul gruppo HVR, che vi consiglio di visitare un pochino, mi fa l'iscrizione, e lamentavano del fatto che no, la GPU stesse al 99%, oppure che erano 60 e 60 ad esempio. E soprattutto se avessero usato cap frame, questi grafici sono tutti estrapolati a quello, con la comparazione. Se avessero usato cap frame X sarebbero resi conto prima e meglio del funzionamento. Sì, perché come poi girava giustamente mi rendo conto che per la community di chi magari accende il PC fatto da qualcun altro e vede il benchmark, vede un po' di dati così, non ci capisce. 99% è in bottleneck, magari fosse sempre in bottleneck così. Quella fa il suo limite, poi quella arriva al limite e dice: io vi sto dando tutto quello che ho, chi mi rallenta che non riesco che vorrei andare al 99% e mi tocca andare al 70%, oppure non produrre, non vedo elaborato tutto ciò che io produco, quello, il processore, le RAM, e quello succede con gli ultimi uscite, succede praticamente su quasi tutti i sistemi, insomma ce ne poi davvero che sono. Tra l'altro, mezza domanda così, rimanendo in una domanda a cui bene o male so già la risposta: gli hard disk e l'SSD possono creare bottleneck? Possono dar fastidio alla build? In game, ovviamente. Di sicuro, non lo so, questo non te lo so dire. Io non credo, nel senso, magari sono più lenti i caricamenti, forse un disco meccanico, ma non... avere una perdita di frames dal disco mi sembra molto strano. Forse magari si parla di magari, ottimizzazione in realtà. Forse magari in qualche momento in cui caricherà qualche dato, ma non credo, perché credo che li carichino tipo cache, poi suppongo. L'unico in cui veramente era fondamentale era il vecchio benchmark Catzilla, che lì se lo mettevi lo installavi sul RAM disk, che praticamente sfruttava una parte delle RAM che avevi, e ci installavi il programma, il benchmark, e lo facevi partire praticamente dalle RAM, utilizzandole come se fossero un disco fisso,
un disco, allora lì avevi un boost sui punteggi che era allucinante, era un trick dell'epoca. Beh, ci sta. Ci sta. Diciamo, viaggia alle RAM, figurati se le utilizzi lì come gira, perché lui in quel benchmark lì veniva anche calcolato il tempo di caricamento. Ah, ok, calcolava anche i tempi di caricamento per questo. Sì, e quindi se lo mettevi in RAM disk, volava. Ci sono Volava, giochi no? come mal ottimizzati, ovviamente parliamo di giochi o in beta. Aspetta, diciamo che non ci sono giochi ben ottimizzati. Ok, sì. No, qui parlo proprio di un gioco che non è mai stato ottimizzato per niente, che è Star Citizen, che non ti parte proprio senza SSD. E ovviamente in realtà in molti giochi come funziona? Essendo se tu lo installi su disco fisico, lui cerca di fare più volte la stessa copia magari degli alberi per arrivare a quel punto più velocemente, per non dover star lì a caricare. Okay. Su alcuni giochi come Star Citizen, se tu lo installi su hard disk meccanico, prima che ti riesca a trovare quella texture che ti serve, hai voglia di aspettare su disco meccanico. Per questo si preferisce SSD e ovviamente il gioco gira decisamente meglio, per quanto si possa dire che giri bene quel gioco, perché 60 frame con una 3090 sono un lusso. Però... Ascoltami, ma ancora ci poniamo il problema dei dischi meccanici? No, non ci poniamo questo problema, però. Qualcuno ha ancora dischi meccanici? Io ce li ho, però li uso come storage. Così di roba inutile, sì. Ho 2 dischi da 1 tera, mi bastano per quello che mi serve per giocare o per qualcosa di più veloce. Quella, la schifezza, la monnezza che generalmente edito e devo tenere di backup, si mette su tipo il cestino di Windows. Esattamente. Quindi vabbè, piccolo appunto. No, sì. Vabbè, io di queste cose qui ora, va bene, non ci ho nemmeno pensato, perché ormai sono davvero tanti anni che ho eliminato tutto i dischi, per cui non è una cosa nemmeno che mi è passata, però potrebbe essere interessante fare una prova. I dischi ce l'ho anche abbastanza veloci. Ma in realtà oramai sui giochi non la senti la differenza, cioè non è quello che ti fa. Però su giochi del genere, che sono giochi immensi come Star Citizen, con 0 ottimizzazione, perché si parla veramente di 0 ottimizzazione, ancora una beta, chissà, forse se un giorno uscirà, lì ti fa la differenza, perché giustamente c'ho la flotta dal 2013, non sono mai riuscito a giocarci. L'ho ferma lì a prendere polvere, qualcosa. Intanto c'è Luca che ci dice: io ho 4 terabyte di hard disk meccanico, ma lo uso solo per giocare, solo per giochi e altre cose minori. Vedi, questa domanda qui era stata fatta, ce l'aveva salvata sul disco meccanico, me l'aveva fatta mezz'ora fa e è arrivata adesso. È arrivata, ha trovato il settore girando. Esatto. Abbiamo trovato. No, beh sì, io penso sia solo una questione di ormai la maggior parte è solo di caricamenti, non credo. Però, oddio, magari in qualche caso sono ci caricamenti. può stare, che magari ti vedi lo stutterino, capito, tic, e ci sta che può essere anche, dipendere anche da quello. Dubito che al giorno d'oggi si facciano ancora build con hard disk meccanici, dato il prezzo dell'SSD abbastanza ridicolo. Lo spazio, poi insomma, la gestione. La comodità di avere... Soprattutto gli NVMe, che non devi mettere cavi, metti una vite lì e buonanotte, l'hard disk devi... Da quando ho fatto full questi qui, NVMe, sono perfetto davvero. Sì, è un'altra roba. Questa ne tiene 5, per cui uno volendo se lo mette sulla PCI, 6 dischi, tutti letti. Tra l'altro si vendono parecchio gli espansori di dischi. Sì, ho visto l'altro giorno quello ROG ne portava 3, mi pare. Vecchio. Quello ROG è valido perché è uno dei pochi che permette praticamente di leggerti 3 dischi singoli. La maggior parte fanno solo per RAID, quelli a 2 vanno solo in RAID, non ti leggono dei dischi singoli. Infatti costano un po'.
questo costa tanto e gli altri costano poco. E beh, effettivamente, poi magari satura un pelino in più la linea PCI. Questa è una domanda che non mi sono mai posto. Sì, questo sì va visto prima come... Però voglio dire, anch'io qui ora ce n'ho qualcuno è rallentato, proprio appunto quello dei giochi e quello dei video, mi sembra. Sì, dove ci metto le foto che praticamente vanno a... Invece a 2000 vanno a 1000 megabyte, no? Mhm. Però insomma, è sempre un gran bel viaggiare, non è quello Assolutamente. non è quello il problema, perché altro è il fatto che veramente non c'hai cavi, non c'è niente, si disabilitano i SATA e via, in automatico e via. E poi il problema delle linee poteva esserci prima, insomma, ora Sì, adesso... sono gestite sia dal chipset che dal processore, insomma, si sono eliminati questi problemi qui. Poi tra l'altro neanche una 4090 ti satura tutta la linea PCI, quindi no, non è quello il No. problema del No. PC. No, comunque insomma voglio dire, basta fare un minimo di attenzione, per esempio se anche vai rischi di saturare, appunto ti prendi questo adattatore, lo inserisci quando ti serve il disco e via, è risolto. E poi te lo rilevi, senza stare a rompersi tanto le scatole, magari solo per storage, lo usi così e via. Ma sì, infatti. Poi se ci devi mettere soltanto lo storage, puoi anche semplicemente prenderli esterni i dischi. Quindi, Sì, tanto ora anche se vai un Type-C viaggiano poi. sì. E No. comunque sì, tornando, quello è un grosso, il disco meccanico è un grosso esempio di bottleneck, che veramente lì si parla, cioè se uno comincia a dover lavorare e trasferire i dati, insomma, cominci a accusarlo forte, C'è un'altra domanda di Frankie. Avete fatto test sugli NVMe? Differenza Più in lento. Come? Più lento con l'adattatore, però ce n'ho tanti, per cui magari dipende anche da quello. Dovrei provare a fare solo un disco, quello del sistema operativo, e solo sulla PC 4 e quello con l'adattatore. Beh, indubbiamente sì. Sul lab. Dipende quante sì. linee occupi lì, perché capito, più che li metti, più vanno, gli ultimi due per esempio vanno a X4 o X8, non mi ricordo. Dipende Però- sì dalla scheda, quello più piccolo X4, quello un pochino più grande X8. Però si parla sempre di andare 2 volte un SSD o 10 volte no, vabbè, 10 volte no, 5 volte magari un meccanico, insomma, per cui. Tra l'altro oramai Comunque sì, ci sono. gli SSD normali, quelli SATA, sono anche abbastanza inutili, quindi prendete un NVMe, il prezzo è lo stesso, fate prima. Vedo che ancora in tanti comprano i SATA per... Sì, anche perché voglio dire, ora le schede madri di adesso, da quello che ho visto io, le nuove partono minimo da 3 se non sbaglio, 3 Sì, slot, sì, sì, per sì, cui insomma quasi sempre. già c'hai un bel raggio di copertura. Beh, diciamo 3 tera nella media ci possono stare, poi ovviamente se li prendi da tagli piccoli per questione di budget, 2 tera e mezzo, 2 tera Sì, e... io guarda, su tutte e due ho 500 GB per sistema operativo e non arrivo a... sono a metà, sempre sono a metà. E quando arrivo oltre metà praticamente è già il momento di riformattare, di rifare pulizia, per cui Ah, vabbè, non quello arrivo sicuro. mai a completarli, i 500 GB. No, ho preferito prendere un Samsung 980 Pro valido da 500 e magari prendere per il solito budget uno per il sistema operativo, uno scarso da 1 terabyte e poi magari... Io invece ho preso Almeno un per 980 e poi dopo ho preso l'S70 di Adata e devo dire che ci sta tantissimo l'S70 di Adata, costa meno e va di più, incredibilmente. Sì, io ho un Si parla di SD, ho cavolate, quello che ha fatto Adata lo faceva vedere Linus in un video
dove praticamente sono usciti dei dischi validissimi e poi senza che dicesse niente con le revisioni dopo hanno fatto un po' una cagata, hanno praticamente modificato alcune cose e non erano più quello che dovevano essere senza avvisare, per cui insomma c'è anche le revisioni da tenere, da controllare. Mi sembra sia stato 2 o 3 aziende, tra le quali una data di sicuro, perché ce l'avevo anch'io e controllai. Intanto Jay con il più veloce in commercio non è il Western Digital Black? No. Mi sembra di sì. No? No, Di quale? Quale? Meccanico, sì. no, penso parli Velociraptor, com'era? dell'SN850, sì, SN850X, una cosa come 7500 megabit per Probabile. secondo. Mi pare che Aorus o addirittura Corsair, mi pare C'è un Corsair, Corsair forse. sì, dovrebbe andare un pelino in più, ma stiamo parlando di roba che a meno che non fai grandi movimenti di file, il prezzo la fa da padrone. Se tu lo trovi a molto meno, non mi andrei a focalizzare focalizzare A quel punto lì metti 512 giga di RAM, un sistema operativo da 30 giga e fai RAM disk su tutto il resto. Allora, addio, magari. addio. E non devi nemmeno usare uno slot, c'hai tutti gli slot liberi. RAM disk è una cosa allucinante. Mi pare comunque che Corsair, quello Corsair di cui vi parlavo, era l'MP600, però non vorrei dire una cavolata. Mi ricordo che c'era C'era un MP. uno molto veloce, tra l'altro con un dissipatorino molto colorato e RGB come piace a Giannini. Madonna, E visti i test era mostruoso ragazzi. Adesso non io li ricordo. cerco tutti senza dissipatore perché mi rompe coglione anche solo vedere lì, mi piace vedere la scheda madre coperta, chiusa per bene, Tra l'altro ordinata come deve essere. molto belle le nuove schede madri NZXT, niente di eccelso lato tecnico, però molto belle a livello di design. Ma sono simili alle 690? Le NZXT, quelle lì tutte coperte, tra virgolette. Sotto sono una vergogna disumana. Ok, allora torniamo, Sì, comparto VRM sono tecnico. scandalose. Comunque, torniamo a noi. Per cui quello che tante volte si dice appunto è di creare sistemi bilanciati è il miglior modo per investire soldi. Non si dice perché si vuole essere puntigliosi, prolissi su questo aspetto, è perché quando si consiglia con i soldi degli altri è bene cercare di dare un consiglio corretto. Sì. Che è facile, dice ma prenditi quella, sì, ho capito, ma prendi quella, se poi quello butti via soldi, tanto vale prendere, per esempio, prenditi una 4080, invece prendi una 4080, prendi una 4070, magari c'hai, che so, sotto c'hai un 5600X, il resto ti metti un po' da parte e prendi un 5008 XD, come cazzo, il 3D. X3D, sì. Allora vai a sfruttare e probabilmente fai i soliti frame, se non meglio, e hai un andamento più lineare, perché tanto quello che poi conta, ora qui non si vede, mi dispiace, comunque lo vedete dal fatto, lo vedete, cosa vedete? Quello, le lineette blu, qual è quella, una delle più corte? La terza? In questo caso, sì, la terza è un po', appare dell'ultima, però qui era stato un test di prova con dei driver vecchi per vedere quanto incidevano e DDR4 sul 12900K e qui il DDR4 sull'ultimo e i vecchi driver hanno dato una limitazione non grossa. L'unico che ha così bassi minimi, ovvero sia gestisce male tutto il resto, era l'11900K con nuovi driver e DDR4, questo sì, però questo è creato per DDR4. Tra l'altro 11900K che si distaccava poco dal 11700, se non ricordo male. Adesso stiamo parlando di un processore un po' più vecchiotto, non ho i dati alla mano, ma mi pare che fecero una brutta roba tra la fascia enthusiast e la fascia high-end, che
il prezzo non valeva la candela a quel No, punto. assolutamente. Passai dal 10.900K all'11.900K e me ne pentii perché andava molto peggio in ogni ambito. E Benta dice le nuove schede madri ASRock, di quale parli? Le Z790, quelle lì stile marmo? Bruttine, bruttine vere. Però, cioè, a chi piace. Tai Chi 790, quella Carrara è un conto che ha questa estetica, però insomma ASRock ha fatto delle schede, la formula che era una bomba, e tra l'altro è stata una delle pochissime schede, non mi ricordo quale la serie, la Z170 era eccezionale, eccezionale, e tra l'altro una di queste schede qui bastava fare una piccola modifica e e supportava anche il socket seguente, non aveva tutte le letture, però era una bomba anche con gli Intel a seguire, erano una bomba quelle schede lì. Le ultime Tai Chi io ne ho presa una e non mi dispiaceva, solamente che aveva un problema sull'alimentazione, si bruciò e non l'avevano da cambiare, mi dettero un'altra di un altro tipo, un Asus Code che faceva cagare per quanto costava, però non ci ho più rimesso mano. Ero tentato di prendere la Tai Chi Z790 o la Aorus, che erano prezzi piuttosto simili, che a prezzi un pochino più accessibili di tutto il resto, che andavano meno, costano meno di 600, o la Aorus Master, tutte e due appunto con i 5 slot per NVMe. Non so mai come si pronuncia. NVMe, penso. NVMe. NVMe. Beh, bene o male lo capiamo. Io dico sempre NVMe. Lo capiamo lo stesso. Comunque Benta dice, no, parlavo del fatto che le NZXT sono fatte ad ASRock. Sì, ma beh, sai, tutte le aziende hanno una linea valida e una linea scarsissima. Gigabyte esce con la UD3, come cazzo è che è, di carta velina e PCB. Sono pin, sono fatti, sono talmente, non li puoi sferrare che si piegano, insomma. Come ha la Tycon, come si pronuncia, che è una bomba per overclock. Ogni azienda ha i suoi top, no. Comunque va tenuto conto anche di questo quando si parla di Battle.net, perché un minimo incide anche la scheda madre. Scheda madre è componente parecchio sottovalutato quando si fa una build, però comprarne una, non dico top, ma una buona fa la differenza, fa estremamente la differenza. Questo l'alimentatore in primo. Ovviamente, perché poi quando si risparmia sull'alimentatore e ti si bruciano i componenti, poi lì si piange, però... si bruciano oppure ti rallenta, perché tante volte magari una scheda video di una certa potenza ha bisogno di tot alimentazione, se non gli arriva bene lavora male e tutto va gli accorci anche la vita probabilmente andando lì. E di sicuro non le proteggi. Benta dice comunque io sono particolarmente puntiglioso, quindi su Capframe X ho il 0.2 di percentile. Sì, io uso un 99.1. Sì, per quello i base, test, cioè. Ormai ho iniziato, per cui lo porto avanti, però poi quando devo controllare, sì. Spieghiamo cos'è il percentile, tutto. magari per chi non ne conosce. In quel caso lì sono praticamente sullo 0,2% viene escluso, perché sono dei picchi che possono succedere e praticamente alterano quello che è l'andamento generale, si tendono a scartare via sopra e sotto un tot di percentuale, così da avere un andamento più lineare, insomma più reale, perché insomma ci sono appunto dei picchi che poi, tornando all'alimentatore, ci sono dei picchi che a volte gli alimentatori appena risicati non riescono a reggere. Oh, mi crasha il processo, mi crasha il PC, cosa faccio? Formattone, dice uno. E poi invece vai a vedere che magari l'alimentatore non ti supporta un picco di consumo alto e
shutdown. E lì rischi anche di buttare via altri componenti. Comunque, Benta continua con 99,1, non ha troppo senso perché con il 99 guardi quasi i massimi. Ma è uno standard. Simone, miglior moderatore del gruppo Facebook. Attenzione Cousin, grazie per il follow e attenzione anche grazie, partner. grazie. Complimenti per la partner. Miglior moderatore su Facebook, in dubbio. 99,1 non ha troppo senso. Tu elimini l'1% dei alti e elimini l'1% dei bassi. 0,2 tu ti butti dentro sia come minimi che come massimi, ti butti dentro tanti più dati che magari sono, tu escludi lo 0,2%, non escludi l'1%, o come non escludi l'1% sopra. Andiamo. Gli FPS massimi non hanno senso, ti basta guardare il cielo per falsare il risultato. Certo, però per fare una media, come fai a farla? Vabbè, generalmente nei benchmark di gioco dove si utilizzano questi valori non ti guardano mai il cielo, quindi a meno che allora, non quindi la media è inutile, i massimi non hanno senso, eliminare l'1% e il sopra e sotto non ha senso fare nulla allora. è sempre comunque un riferimento, non è che ti devi basare su quel dato lì, lo prendi come riferimento per capire anche con gli altri componenti per fare una media pesata di cosa vada meglio e cosa no, però non è che devi star lì sullo 0,2 o sull'1% a vedere, no, questa è meglio dell'1%. Solo i dati, quelli sono solo i dati che tu escludi o includi, cioè quella è una scelta. È una scelta tua, poi cioè, tutti i dati tuoi, se vuoi analizzarli, quello che... Arrivata un'altra domanda, la mettiamo sempre a schermo, non abbiamo la chat a schermo ma ve le metto io manualmente. In modo che tu conosci a quanti FPS sei sopra il 99% del tempo. Non ho ben capito, lo sai? No, nemmeno io. Ah, ok. Nemmeno io, però se metti lo 0, se tu allarghi la finestra, lui ti porta i massimi ancora più alti, quindi cosa fa? Facendo così ti esclude tutti i picchi massimi. Se abbassi al 95 si abbassa ancora la linea dei massimi, perché escludi ancora di più. Beh, io penso che per l'1%, per avere un'idea di come vada la scheda o di come vada, diciamo, Ma questo è il build. grafico, questo è il grafico. Queste sono semplicemente la misurazione che tu scegli di mostrare nel grafico, non quello che lui registra. Perché quello che lui registra è tutt'altro. Infatti, se allarghi le forchette ti mostra tutt'altro. Questa è una scelta di ciò che uno vuol far vedere con il grafico. Sì, l'1% te lo scarta, sia al top che al bot. Sì, perché se metti 95, per esempio, 0,5, i massimi diminuiscono e i minimi, non lo so, magari... Ma anche perché può capitare che durante un caricamento del benchmark, semplicemente lui nel caricamento spari a 1000 i frame perché giustamente non sta facendo più niente. Non credo lo registri quello. Non lo so. Non lo so, quello sai. No, non lo so. Come l'hanno programmato. Comunque, andando avanti, quello che... Però ecco, su una cosa ha ragione. Quello che va tenuto conto in questi casi, come dicevo prima, dell'11900K, quello che va tenuto conto è molto importante avere sott'occhio i minimi, perché quelli sono quello che ti danno come funziona per bene il processore, ovvero sia, se ci sono cali grossi e tutto, vuol dire che il processore in quei momenti lì non ce la fa e rallenta molto. E questo, passo di qua un attimo, ecco, questo ho fatto
Si vede? Sì, si vede. Si vede bene, ok. Ecco, questi sono 3 test che ho fatto con le DDR5 perché mi sono messo a imparare, insomma, ho voluto cercare di capire qualcosa sulle RAM. Questi sono 3 test fatti col 13900K 3090 su The Shadow of Tomb Raider. Qui sono utilizzate le G-Skill 5600 C36 con l'XMP e 3672 mi sembra sia. Queste sono le 6600 76 ti correggo. 6600 6800 C34 stock, e queste sono sempre le 6800 C34 ottimizzate a C32, però questi sono i primari, contano veramente poco, contano ma non tanto quanto le DDR4 sulle DDR5. Comunque questi sono gli FPS medi, però la grossa differenza, se noi andiamo a vedere, ecco come funziona bene un benchmark. Se tu vai a vedere CPU, processore, 185 sono i minimi, 195 qui e sono 210 qua. La differenza è tanta per avere i minimi di gioco sotto, cioè insomma, fatti processati dal processore. Qui anche rendersi più, la differenza è un pochino minore, però sono sempre 15 frame e soprattutto i minimi sono tanti. E qui si vede la differenza del lavoro, di quanto una RAM ottimizzata possa aiutare a non creare, perché questo è un collo di bottiglia RAM. Ecco l'importanza di far vedere i timing. Quello sì, però voglio dire, questo per far capire quanto si parla di un 13900K o una 3090, quindi teoricamente non credo sia bilanciato nemmeno questa, però teoricamente dovrebbe essere molto bilanciata, però invece ti basta avere una RAM impostata così, come fa la stragrande maggioranza dell'utenza, impostata così, oppure cercare di ottimizzarla, e non è facile però. Ci vuole un bel po' di conoscenza. Ma sì, ci vuole passione più che altro, perché poi ci arrivi, solo che ci vuole tanto tempo. Tornando... Alzando il più possibile l'1% tramite OC o tramite upgrade della CPU, tu sei sicuro nel 99% dei casi sopra il livello di... Se tu hai 1% a 400, 200, che c'entra il monitor con gli hertz? Rocky frame? Hai stabili 240 fps. C'entra l'1%. Non lo sto seguendo. Allora, alzando il più possibile l'1% tramite OC o tramite upgrade della CPU, tu sei sicuro che nel 99% dei casi sei sopra il livello di FPS. Se tu hai un 1% a 240 fps o un monitor 240 Hz, l'occhi frame hai 240 fps stabili sempre e comunque in ogni scenario. Grazie, se l'occhi frame forse. Non capisco il collante, perdonami, tra l'1%... No, e lui dice se tu riesci a fare un upgrade e portare i minimi frames a 240, li puoi loccare e vai sempre a 240. E grazie. Vabbè. È ovvio. Se tu riesci a fare sempre sopra 240, io ti consiglio di non loccare niente, ma fargli rifare quei frame, così godi ancora di più. Tanto sono sempre 240 minimi, non scappi mai. L'1% minimi sono due cose ben diverse. Sì, ma tu un 1% li cancelli. Ho capito, se tu non fai 240 minimi, è inutile tu blocchi a 240, vai sempre sotto.
e non vai sopra, quindi ti perdi tutti i bonus e ci può essere sopra. Quindi se tu hai possibilità di fare 400 frames e l'occhio a 240, avendo fatto un upgrade della CPU, butti via soldi della CPU. Semplice. Guarda, Benta, io ti invito su Discord nel podcast dove puoi alzare la manina e venirne a parlare vocalmente per qualche minuto magari, così, perché io non ti sto seguendo, ti dico la verità, non riesco a capire dove vuoi andare ad apparare. Quindi se vuoi, vieni qui, alzi la manina, ti invitiamo sul palco e ce lo dici anche vocalmente, magari riesco a Ah, sì, seguirti magari, anche sì, io. perché magari dice anche una cosa giusta, però non Sì, sei arrivato non a capirla. non riesco a capirlo via chat io, vi dico la verità. Se ti va, altrimenti continuiamo a parlarne qui, cerchiamo di arrivare a una soluzione più o meno. Inoltre non risolvi il problema del tearing, No, sì, perché cappando non lo risolve, perché ovviamente. no. Serve una Però sincronizzazione. su 240 Hz davvero, ragazzi, cioè, È come fate a difficile. vedere, come fate a È vedere difficile. Io sarò anche vecchio e anziano, gli occhi vecchi, ma insomma, già a Oddio, 140 io non l'ho visto. se lo vedi e ogni tanto lo vedo, è proprio una questione che ci hai fatto l'occhio e te lo sei andato a cercare perché durante... Io E gioco t'ammazza. FPS, E t'ammazza. sì, già, gioco FPS, durante le azioni difficilmente noto un po' di tearing o qualsiasi altro problema video. A FPS non sincati, ovviamente. Più FPS, meno input lag, dice il signor J. Chiaro. Vero, verissimo. Però Sempre comunque. ho sbagliato a mostrare il messaggio, va bene lo stesso. Però allunghi la coda di rendering? Cosa buona e giusta o no, signor Giannini? Cosa? Tener sempre alloccati i frame può influire sulla coda di rendering e quindi dare più noie al PC? Io e il cap siamo nemici, nemicissimi. No, il cap frame lo trovo molto utile nel caso in cui si abbiano, il gioco non sia veramente, non sia ottimizzato a dovere e serve a mantenersi sotto il livello massimo dell'adaptive sync per non farlo disattivare. Magari quando ci sono parecchi drop, allora tu non superi, stai qualche frame sotto in modo che non vai sopra tipo 240 Hz ora, il gioco non mi va, non mi balla da per esempio da 120 a 300, rimane sotto i 240 e il G-Sync o FreeSync che sia rimane sempre attivo e quindi ti rende una migliore esperienza quando ci sono questi alti e bassi di frames o stutter o quello che sia. Se no, io non lo so, sarò vecchio a scuola, però come si diceva l'altra volta, io lascio sempre tutto senza nulla e finché non vedo problemi da intervenire o non li sento, che poi vanno visti e sentiti e soprattutto conta poco se poi non hai una strumentazione per misurarli, perché tante volte magari sai, può essere una sensazione, può essere di tutto, cosa che invece quando c'hai possibilità di avere i dati con l'input, con il lag analyzer o con una camera slow motion, con un LED sul cosa, allora che analizzi in slow tutto, dove davvero vedi le magagne se ci sono o no, perché sennò tante volte insomma sono un po' discorsi così fatti Molto, molto più nel tecnico, nel dettagliato, tra virgolette. sì, no, e più che altro poi sono oggettivi, perché quando c'hai i dati in millisecondi misurati per bene, cioè quello te lo fai il monitor con un camera slow a 1000, lo fai contando i frame, però non c'è tutto ciò che viene detto per le sensazioni del giocatore, perde completamente valore di fronte ai dati che sono oggettivi. Come dati oggettivi sono i minimi in gioco, quanto Assolutamente. influisca la CPU qui.
Quindi, Vedi qui, in effetti, vedi qui, lui ti dà il 95%, ovvero sia il 95%. Il 5% delle volte sei sopra o sotto questi dati, che mi dà, medio, non lo so. Insomma, quindi sono stati scartati praticamente il 5%. intanto Jay con un piccolo off topic, cosa ne pensate del monitor che hanno presentato al CES a 500 Hz? Che più sono meglio è, sempre e comunque. Mandatecelo. Non hanno assolutamente controindicazioni. Infatti io sono molto indeciso a questo punto se andare sul 1440 360 di Asus, però ho un problema con gli IPS, oppure ottenere anche questo perché io TN mi piace, il 240 questo mi piace, e cambiare il 360 col 500 e forse anche più perché mi sembra sia 580 o 540, in overclock o qualcosa del genere, oppure insomma propendere per il 500 al posto del 360, oppure se andare sul 360 Hz qui 1440p e tenermi l'altro, non lo so, via, non lo so, perché il 360 Hz di Asus tra l'altro ha anche lag analyzer, così come lo ha il 540 Hz TN, che mi piacerebbe davvero tanto, e quello sarebbe una cosa che a me piace davvero. A proposito di TN, stavo vedendo prima la Optimus Tech, come si chiama, che faceva vedere il Blurbuster UFO, il test UFO Ok. Blurbuster, e aveva messo a confronto l'OLED, il Bank 360 Hz TN e l'Asus il 360 IPS. Non c'è paragone come pulizia di immagine nemmeno contro l'OLED, il TN, come ghosting minore ancora. Quello è un monitor che hanno fatto, una delle cose TN, è spettacolo. Ho fatto vedere l'immagine e ho detto, minchia, voglia di parlare dell'OLED, che parliamo del TN, è limpida l'immagine. Però quanto è bello quell'OLED a livello di resa cromatica. Dalla camera. E io ho paura mi dà fastidio, però. Dici troppo dettaglio perché... mi fanno mangiare male gli IPS, per cui ci sta. Per quello mi trovo bene. Non riesco a giocare a fare test sull'altro a lungo. Io col TN mi rilassa la vista. Se volete andarlo a vedere, mi sa che si sta riferendo al video di Optimum Tech 0.1 millisecondi gaming monitor, una roba del genere. Comunque l'ultimo su LG OLED da 27 pollici. Se lo trovo ve lo linko. Frank, sì, quello fu... Questi grafici che vedevamo prima, questi sono stati su questi tipi qui, non questi qua, però in altra parte, non mi ricordo, comunque sempre qui nel mio articolo l'altra volta si fece la live su questo aspetto e lì c'erano proprio tutti... Facevo vedere come era stato fatto, avevo saldato un LED su un mouse e poi calcolate il tempo fra quanto uno preme e si accende il LED e a quando si vede l'input sullo schermo con LED collegato proprio dove c'era il punto dove partiva l'input, in modo da non avere discrepanze, e lì poi calcolate i frame per frame con la camera a 1000. È così che si fanno i test di input lag. È così che uno ci perde la vita. Perde una vita. Jay dice, oramai è lo standard il 2K, per 2K intendiamo 1440p. Tim dice di no. Per me personalmente sì, però. Io lo standard, partendo dal presupposto che noi siamo tutti appassionati di gaming e siamo in un gruppo, in un ambiente così, sì, ma considerate anche lo standard di quanti uffici
c'è solo New York che Vabbè. viaggia a 1080p, non si può sapere quanti, come la media venga notevolmente abbassata la nostra di gamer a 1440p. Per il gioco penso di sì, però insomma voglio dire, non credo che in India si sia, non per gli indiani, però che abbiano così tanti soldini da spendere per poter gestire un 1440p o per comprarlo anche. Credo che anche schede video, credo si sia passati ora la scheda video più utilizzata sia la 1660 Sì, la Super. GTX. La qualcosa Super del su genere. Steam dovrebbe essere una delle schede video insieme alla 2060 che dominano, diciamo, tra virgolette, il gaming sul PC consumer. E di sicuro non su 1440p. È ovvio, però effettivamente il 2K è lo standard verso cui stiamo andando a livello di gaming. Quello sì. Io E personalmente purtroppo lo preferisco. siamo ancora sui 60 frame, tante volte. Come target 60 Purtroppo sì, frame. però Non glielo levi. purtroppo sì, però diciamo che anche io con una scheda vecchia oramai nel mio PC gioco tranquillamente a tutto in 1440p, ovviamente non parliamo di AAA o di Cyberpunk e compagnia bella, però diciamo se giochicchi a livello diciamo di Overwatch, Valorant e compagnia bella, il 2K te lo puoi tranquillamente gestire con qualsiasi Comunque, scheda, quindi alla fine il problema non si pone. tu dici AAA, io leggo tripla supposta. Beh, per quello che sta uscendo nell'ultimo periodo, effettivamente nell'ultimo- sì. Sono non un nell'ultimo. paio d'anni che purtroppo i AAA non esistono quasi più e quelli che escono potrebbero benissimo non uscire. Però ci accontentiamo e non fa Sì. niente. Che vuoi fare? Figurati, io sono ancora felice sui TN, pensa un po', ovviamente mi sparerebbe per questo. Io per questo primo, perché i gran TN mono, non li ho gran mai mono. sopportati in nessun campo, però. Cioè, Questo è un ovviamente, lato competitivo, Aspetta, perché se tu mi parli di un VA economico, cioè questo non ha, no, non ci no, siamo. io sono team Ogni- IPS da quando sono usciti. Sono di quel team lì che ti fa far male agli occhi. Perché stando tante ore davanti al PC e non giocando a livelli estremi, preferisco avere un monitor con una resa cromatica e con diciamo dei colori, un sì, quelle profilo colore sono più esigenze. ampio. A me sinceramente dei colori non mi interessa assolutamente nulla. Quando gioco per divertirmi, che sia in bianco e nero, che sia pixel game o qualsiasi cosa. Però quelle sono scelte, esigenze personali. Comunque ti posso dire che chiaramente a livello editing l'ISO che ho qui accanto Beh, non è male, non è male. no, c'ha un blu che davvero sembra vero. Io non lo so, ho visto anche tanti, insomma, ho visto tanti monitor, professionali non più di tanto, però ecco a livello così fra gli IPS, gaming, così, cioè, siamo su, ed è vecchio, siamo su un livello che proprio i colori caldi sono naturali, proprio naturali, è tutto un altro discorso. Vabbè, sì, Però così. può finire che per non staccarmi edito sul TN, tanto per quello devo fare io va bene lo stesso. Sì, alla fine è vero che Tutto tutti pastello, andrebbero tutto tarati. pastello, tutto pastello, questo è calibrato, però è veramente c'ha un calore nei colori che è spettacolo. Tra l'altro il calibratore è una cosa che mi è sempre interessata, lo Spider, no? Quello più famoso. E mi pare che si debba utilizzare anche ogni tot, perché ovviamente il monitor poi Scalibra, si sì. scalibra. E una cosa interessante, se qualcuno ci tiene, comprarlo, è un investimento che si può fare. E Jay comunque diceva 0,1 millisecondi, sì, però si parla sempre Sì, di gray però- to gray. Oh, ecco, bravo. Si parla Mettiamo bene. sempre Ma di forse lì da come si chiama? MP? No, insomma, da bianco a nero ci sta. Ci 0,1. ci può Io stare. che monitor uso? Principale il Omen X27,
1440p 240 Hz. Che non è male. Che non è male come monitor. Eh? TN. Adesso No. hanno fatto anche la versione 240 o 360 di quello lì, non mi ricordo, mi pare 240. No, 240 ce l'ho io. Ah, ok, allora forse la Già- è già- 360. È già vecchiotto questo, eh? Mm, Uscito. qua- Io l'ho presi appena uscito. No, ok, no, non sto confondendo, forse con la versione con la versione 1440p, non lo so, io ricordo che ne era Sì. uscito uno poco fa, Sì. tra virgolette un annetto, 2 Omen? annetti fa, sì, di Omen, nero e verde, brutto in culo, brutto, brutto, brutto. Allora, hanno ritirato fuori il vecchio nero e verde di HP. I primi HP che erano, tra l'altro, costavano anche poco, erano 144 Hz e costavano veramente poco. Ma anche questo non costava tanto. Questo quando è uscito io l'ho preso in pre-order all'uscita, l'ho pagato 520 qualcosa No, del genere. effettivamente è rimasto sempre Per molto l'epoca? economico. Per l'epoca, e quando che erano i primi 1440p a 200 Hz, 40 Hz, era un prezzo all'uscita ottimale. Che poi Ah, venivo no, è venivo nero e dal rosso, mi sa. 165, venivo dalla serie 1080p, venivo mi sono trovato benissimo, ho ripreso. Tra l'altro per un'assistenza spettacolare. E comunque, torniamo a noi. Quello che spero, vabbè, se è fatto pochi discorsi tecnici, siamo solo a fare una chiacchierata. Quello che davvero mi preme che sia il messaggio che passi è quello che creare una build bilanciata ti permette di sfruttare al meglio tutto l'investimento, di avere una resa generale buona sotto ogni aspetto, ti permette di evitare tanti cali di frames, tanti problemi, tanti crash, perché ti ripeto c'è un alimentatore che sottodimensionato tipo che crea appunto un problema di rallentamento a volte anche a GPU, e si parla anche lì di bottleneck. Possono essere tutti aspetti che poi ti portano a non sfruttare i tuoi soldi, cioè a buttare via soldi, perché magari o devi ricomprarlo o devi intervenire, oppure non hai la resa per cui hai pagato, oppure tante volte, ma perché vedo quelli su YouTube fanno tot frames, ma che processore c'hai te? Questo, e te quell'altro, è così lì. RAM quale hai? E soprattutto con DDR5 l'ottimizzazione, visti i time così alti, l'ottimizzazione è fondamentale. Sì. Come si è visto Soprattutto adesso che è abbastanza acerbo lo standard di DR5, l'ottimizzazione. E poi la cosa buffa davvero è che il famoso CAS che tenevi, insomma, il primo C30, il primo valore che trovi, che è quello, diciamo, finora dato come principale, risulta davvero poco. Comincia a essere un po' stanco, porco. Comincia a essere molto meno importante rispetto a secondari e alcuni secondari e alcuni terziari subtiming delle RAM, che con 3 aggiustamenti si ha un boost pazzesco, che pur perdendo tempo, tantissimo tempo a ottimizzare il CAS, il primo timing, dove magari devi dare volt, non arrivi a avere percentuale bassissima a confronto di ciò che puoi dare senza magari toccare volt, andando a toccare subtiming. Però bisogna che aspettate l'articolo che Ancora un pochino e arriva l'articolo. ed è per questo sono stanco, perché ora a che punto Ora mi sono attrezzato col blocco più grande anche. Dove si va? Qui. Questo era solo per capire, con tutti i test fatti, tutti i vari timing, il comportamento, non si vede. bench, scusami, tutti i vari test che ho fatto,
Questo, tutti sono benchmark e tutta questa roba che ho scritto solo per provare, insomma sono una ventina di pagine, solo per provare tutti i vari timing. Ora mi sono attrezzato con questo per preparare l'articolo e, e se possibile anche gli evidenziatori, poi mi tocca tornare a scuola, e se possibile dare una guida generale in modo che possa essere utilizzata da tutti senza dover impazzire, perché è venuto fuori un aspetto molto interessante che se replicato con quest'altro kit che ho montato sopra, se lo replico anche con questo che sono presenti tre memorie diverse che ho, sono con 3 chip diversi, se è possibile replicarlo ora sul secondo e poi anche sul terzo, allora con 3 chip diversi, ovvero sia un Samsung BDI, un Samsung BDI, no, EDI mi sembra, e un Sky Inis, SKI Inix, e allora siamo Siamo a una guida definitiva, probabilmente. siamo veramente, veramente. Cioè, più che altro è una guida che per poter ottimizzare le RAM non serve manco sapere a cosa serve, cosa si sta toccando, ma come si fa e come si verifica in maniera come dicono. Come dicevano, che lo diceva? Eh beh sì, anche chi non ne conosce tanto, non riesce. No, io non ne conosco nulla perché se tu mi chiedi TVRD, Timing Right to Read, sì, so che significa questo, ma cosa va, l'effetto che fa abbassandolo, non ho assolutamente idea. Beh, lì si entra molto nell'ingegneristico e Esattamente. Però non è quello, difficile. non è quello l'obiettivo mio. L'obiettivo mio era cercare di capire una cosa, un argomento che mi è sempre interessato e che non ho mai approfondito. Poi è venuto fuori molte cose interessanti, tra le quali questa che appena ho visto poi mi ha passato quasi 10 più 3 ore, in totale 13 ore di stress test di stabilità. Ho detto, oh, ops, questa va. Questa è andata, ce l'abbiamo fatta. Non ci credevo nemmeno io, la mattina mi sono alzato e ho visto che era passato il test. Va bene, vediamo se riesco a replicarlo con queste ore. Creiamo un Spero mega domani. tutorial per i ragazzi di HVR. Se non mi si chiude gli occhi. Io intanto vi lascio il Linktree di Giannini, ve lo spammo un po' in chat, andatelo a Ce l'ha lui e non seguire. ce l'ho io. Datelo a seguire, trovate tutti gli articoli della live, delle scorse live sul sito, quindi ve li potete vedere e leggere con calma. Benta 00, è riuscito a entrare? No, non è sparito, non so se gliel'ho chiesto perché stavo controllando se avesse difficoltà ad entrare nel Discord, ma no, non so, magari ha rinunciato. Ho pinnato per sbaglio un messaggio. Magari quando... Sì, perché non sei riuscito, ma magari poteva essere anche un argomento interessante, oppure una cosa che magari avevo capito male io e che invece ero convinto che ci desse... Ecco c'è il mouse, ci siamo. Siamo arrivati al cavallo di battaglia di Simone, i mouse. Prima che venga soppiantato alle RAM, perché sai... No, dobbiamo rimanere con i mouse qui, importantissimo avere il Giannini a testare tutti i mouse possibili e immaginabili. Tra l'altro io aspetto il ROG fatto in collaborazione con AimLab, attendo che tu lo prenda. Quello mi interessa, sì. Veramente interessante, ho visto qualche test, sembra non essere un prodotto ROG praticamente. Sì. Quindi lo aspetto con ansia. Anche il tappetino comunque abbastanza economico, 40 euro mi pare, su per giù, dimensione giusta. Tappetino non si scappa ormai. Trigon, ecco. Trigon non si cambia più in cordura? Sì. Sempre lui. Sempre il magico Trigon. Io vi ricordo che nel Discord, nella sezione... E il magico... il magico aspirapolvere per pad.
non siete appassionati di mouse e mousepad se non avete il pulisci tappetino. Assolutamente immancabile. 15 euro su Amazon. Jay on air, dimmi. Francesco diceva si è appassionato di mouse. Tanto bottleneck è quello. Non esiste, non avete un computer che non lo abbia. Quindi mettetevi l'anima in pace. Siete afflitti tutti da sindrome da bottleneck. Finché sulla GPU ce la accolliamo. Ce la accolliamo con grande piacere, devo dire. Sì. Però, sai, quando vedi, oh, porca miseria, perché qui mi si scatta sempre? Perché qui scatta? Perché c'ho cale di frame? Indovina un po'. Immagina. Vediamo un po' se si indovina tante volte da cosa dipende. Che diceva? No, Linka lo voglio, Linka Francesco. Penso intenda l'aspirapolverino da scrivania. Sì, quello che non ti consiglio è questo. Sta cominciando a ciottolare. Intanto Ludo, grazie mille per il ride, grazie come ti è andata la live. Siamo a fare un po' di chiarezza sul discorso bottleneck, come lo chiama il magico Giannini, e grazie mille per il follow a Bambi. Tanto Jay, mi sa che è questa l'aspirapolverina da scrivania che usa il magico Giannini. Il G Pro X sì, è quella, l'altra aspirapolvere che non ti consigliava di utilizzare probabilmente. Ora? No, questo è il Pulsar. Ah, questo è il Pulsar, ok. Questo era il Pulsar, non ho visto che ero alla ricerca dell'aspirapolvere su Amazon. No, nemmeno il G Pro, nemmeno il Super Lightx, nonostante sia il mouse forse più utilizzato al momento dai tanti, ma... Eccolo qua, sempre qui presente. Qualità suppostona, altra supposta. Offerta a Ludo Gelato, che è successo? Aiuto. Niente, ci ha raidato e quindi io ho fatto un piccolo shoutout, ho linkato il suo canale Twitch, così quelli che sono qui in live adesso possono andare a lasciare un follow anche a lui. Ok. E il carcerello dice: il G Pro X le prime 2 settimane di vita è il miglior mouse del mondo. Facciamo anche le prime 2 ore. Anche le prime 2 ore addirittura. Questo è un mouse che all'epoca costava 160 euro. Non credo abbia 40 ore di utilizzo totale. Questo è... Dov'è? Aspetta. Questi sono i tasti di un mouse da 150-160 euro, vedete? Si vede, flettono parecchio, qualità costruttiva abbastanza ridicola di Logitech. Questi Purtroppo sono i tasti laterali che finiscono la corsa dall'altra parte del mouse, quando ancora era, perché tanto qui c'è ancora 4 fori, gli altri 2 fori quando passano di là, e così facevi l'ambidestro reale. Rosellina. Sì, ci sono ancora effettivamente, soprattutto se lo apri. Rosellina è una delle cose forse più valide, anche se check. In realtà il feedback della rotellina sì, non è male, però fa quel piccolo giochetto che rimane. Palla come pochi. I tasti tendono a cavallarsi. Sì, se uno fa così. Tank. Insomma, dai, lasciamo stare. Questo punto se ne parla che come premi qui si cigola. È un cavallo di battaglia che torna sempre il flame sul G Pro X. La rotella a me non traballa, ma fa un rumore strano. Quindi siamo 2 su 2. L'altro dice si spacca, no, quello dice è sempre il solito, fa un rumore strano. No, effettivamente il G Pro c'ha una produzione strana, perché pure quello di mio fratello, ti dissi, sono lo stesso mouse comprato nello stesso periodo con oramai non ce l'ho neanche più di là per fartelo vedere, però il feedback dei tasti è totalmente diverso. È come se l'avessero fatto in batch completamente diverse. Probabile. Siamo 3 su 3 che hanno problemi con questo mouse. Sì, è un mouse che porta una marea di problemi. Io l'ho pagato 66 euro.
66 Però euro. al momento a 66 euro ci sta. Allora a 66 euro non gli può dire nulla. Perché un mouse vale quel prezzo lì, non 160 di quando. Beh, su Amazon è sceso parecchio, eh. Su Amazon si trova anche 80 euro street price, tra virgolette. E- No, il sensore dentro magari non si muove, ma è forse quello che ci mettono a protezione del sensore che balla un po'. Lo specchiettino, che c'è, no, lo specchiettino, il vetrino, diciamo, a protezione. Forse è quello che balla, perlomeno nei vecchi mouse era quello che ogni tanto sentivi ballare. No, a me non è mai successo questa roba. Pagato 80 poche settimane fa, G Pro Superlight. Sì, il prezzo del G Pro è molto variabile. Per 80 euro prendevi l'M8 che lo surclassa su ogni aspetto. Io ho provato il G Pro, aspetta che questa qua la facciamo vedere perché purtroppo nel VOD poi non avremo la chat, quindi poi è brutto per chi guarda il VOD tra qualche giorno. Ho provato il G Pro normale e il G Pro Superlight, avevo G Pro Superlight, quello normale aveva la rotellina perfetta e il Superlight traballa un po'. Beh, il Superlight Prendete 80 euro per bene. X-Tri-Fi MX. Sì, MX. M8. Superbo mouse sotto ogni aspetto. L'unica cosa chiaramente per dare contentino a Francesco, la forma non è per tutti. La forma è strana, ragazzi, per coso. Però per il resto ha alzato il livello di qualitativo che deve essere uno standard. Effettivamente sotto mano lo sentite, ragazzi, è un'altra qualità sto mouse. È proprio un altro mondo. Però Tanto non devi farti devono chilometri. farlo anche da uomini. Non devi farti chilometri a giro con il dito che ha voglia di dire il click latency quando poi deve fare 4 mm di corsa in su e in giù per premere un tasto e invece fartene uno. C'è la sua grossa differenza a livello di input lag finale, compreso il dito che fa le maratone. Vabbè. Rispondendo a Circo, sì, sicuramente la qualità del G Pro normale forse un pelino più alta, ma perché pesava anche di più. Hanno tolto 20-25 grammi dal normale a quello super light, quindi magari che traballi un pochino in più, non avendo fatto questa grande ingegneria dietro, ci sta. Ci sta, tra virgolette, però nel senso me l'aspetto che abbia una qualità un pelino superiore, che poi se tu lo vai a smontare alla stessa scocca gli hanno tagliato solo parti all'interno, altro discorso. Hanno levato tasti laterali a destra. Hanno tagliato un po' sulla plastica che forse per loro era in eccesso. Io guarda, l'unica cosa da quale sono contento degli ultimi top mouse è che finalmente per farli leggeri da quelli che avevano le versioni prima gli hanno tolto tutti i LED RGB. E quella è stata una delle mosse Che ti è migliori, piaciuta? perché non fanno un mouse che risulta solido e non pesa, solido ma solido, no, tolgono da quelli vecchi che poi già erano abbastanza penosi quelli vecchi, quelli nuovi usciti sono anche peggio. Vedi alcuni. No, ora non ci arrivo, è Razer là, lasciamolo stare Razer stasera. Razer No. questa sera non lo flammiamo, oggi c'è solo Logitech. Però arrivo bene a uno che non costa i 150-160 euro. Lamzu? Lamzu immaginavo andassi a parare. appena sotto l'M8 perché ha più corsa dei tasti, perché è meno innovativo, però a livello qualitativo e a livello anche insomma siamo su mouse di un'altra categoria rispetto ai Pulsar, lasciamo stare, ai top fra virgolette. Purtroppo il discorso è quello che io penso riguarda i mouse così, che come riguardo anche rispetto al bottleneck, purtroppo il mercato viene influenzato troppo cioè ci lasciamo tutti influenzare troppo da scelte di massa, quello che ci propinano,
e tipo magari appunto, tu fai l'upgrade della GPU che va più veloce. No, non funziona così. Tutti comprano Superlight, Pro Player Superlight, sì, però poi Pro Player ti danno una, quasi tutti, solo alcuni sono un pochino più seri. Usano il mouse una settimana, i batch dati a loro, non i batch acquistati, fanno una review dopo una settimana, sono tutti ottimi mouse dopo una settimana. Questo dopo una settimana mi aveva stupito il Pulsar X2. Dopo 15 giorni ho cominciato i problemini. Dopo 20 giorni, quando premo il tasto centrale, sento fare nick, nick, nick dentro. E ogni tanto non funziona e via. È già il secondo Pulsar che provo, è già il secondo che non ci siamo. Rispondendo a Alex, Anche questo è dato come uno dei top. Se questi sono i top, va bene. rispondendo ad Alex, vabbè, mo non esageriamo il sensore che si muove, è una cosa che può succedere, succede magari a uno su 1.000.000. Leggerebbe male. Final Mouse sono una supposta creata dagli youtuber per vendere un prodotto di merda grazie al marketing. Perché puoi dire quello che vuoi. Io perlomeno avevo provato uno prima, addirittura c'aveva ancora la gomma attaccata e si sfilacciava dalla rotellina. Non so, sono mouse, è quel discorso che dicevo prima, che ti spingono verso determinate direzioni senza alcun senso. Hanno fatto una cosa per Sull'hype, creare hype, esattamente, e metterlo in tasca. già il fatto che lo puoi comprare una volta ogni anno praticamente, e dopo si rivendono soltanto, nessuno continua a usarli. Il Pro G, tutti parliamo male del G Pro, ma lo abbiamo tutti. Sì, il problema è che io oltre a quello ce ne ho provato un'altra settantina. Quindi non è che c'ho quello come ce n'ho altri. E questi ritengo perché, a parte ogni tanto prendo e faccio la vendita generale, però purtroppo sono legato dal fatto del lag analyzer al monitor, dove non tutti i mouse sono supportati e di conseguenza mi devo tenere quelli supportati. Questo è supportato in database, c'ha il valore per il wireless, per cui è uno di quelli che tengo per il test lag analyzer. Però spesso lo uso per la Mi Box come 305. Parlavo di noi, sì, Alex è un mouse che a parte è uno tra i primi. Noi siamo qui. Vabbè, no, nel senso noi comuni mortali che non testiamo 70 mouse al mese. Che ho detto noi comunque, pensavo dicesti noi comunisti. No, ci dissociamo da questo. Ci dissociamo assolutamente da questo. E, è un mouse che all'inizio non c'era molta alternativa, no? Quando è uscito, soprattutto sul mercato italiano, su persone che comprano solo da Amazon, era l'unico mouse super leggero che fosse wireless con delle prestazioni incredibili. Perché Max Gaming non spediva in Italia prima. No, è proprio una questione dell'italiano. Noi compriamo soltanto su Amazon, i siti che non sono Amazon ci parte subito, ma non è che scam? Ma non è che... Bravo, no, evito la polemica su questo perché... è proprio una cosa dell'italiano. Ma lo posso dire? Sì, No, sì, lo puoi dire tutto. Al massimo noi ci dissociamo. Okay. È una popolazione, è un popolo, ma mi ci metto anch'io, fortunatamente mi sono allontanato, un popolo abituato a metterlo e a prenderlo nel culo, per cui ormai è nel sistema quello di fare attenzione sempre alla suppostina che ti arriva. Sì, siamo abbastanza abituati e pensiamo subito male, soprattutto su internet. No, non solo su internet, anche, te lo dico, anche visto soprattutto nella ristorazione all'estero. Ah, ok. Lì proprio internet e niente a confronto. Ah, non lo sapevo. No. Già ce l'avevo l'idea prima ancora di entrare nel mondo tecnologico. Già da quando lavoravo a New York nel 97, pensate, lì proprio fu
eclatante la Da cosa. Vabbè. approfondire questa questione sull'italiano nella ristorazione. Dove lo L'italiano pagavo sì. 66 euro se non su Amazon? Vero? Anche questo abbastanza. Porta tantissime offerte. C'è anche una grande rivalutazione dell'usato su Amazon. Tanti errori di prezzo. Sì, una marea. No, diciamo che Amazon, soprattutto nei periodi di Natale, così, beh, li fa scendere parecchio i super light. Però è un mouse che comunque ha alle spalle 3 anni quasi. Quindi ci può stare che si sia svalutato di Sì, parecchio. no, si trova 80 euro anche su Max Gaming. Sì, oramai non ha più senso che si metta a competizione con mouse top di gamma usciti anni e anni dopo. C'è sicuramente di meglio. Anche perché il Superlight è una revisione, non è Sì, un mouse nuovo. esattamente. È un mouse a cui all'originale è stato tolto qualcosa. Hanno tolto il LED e il peso, quello è. E Eh, mi pare hanno i aumentato tasti laterali. i pad. Il pad prima sul G Pro normale non era grosso. Mi pare che era piccolino soltanto Sì, sopra. Ok. sì, hanno cambiato i pad sotto, però non te lo fornivano se non sbaglio con quelli bianchi. No, mai fornito con quelli bianchi, li devi comprare aftermarket. Ovviamente. Insomma, Beh, volevi fare e l'upgrade se su non tutto. erro, erano ancora quelli senza il bordo arrotondato, è la peggior cosa che si possa fare. No, bordo arrotondato c'è. Sì? Ce l'abbiamo, C'è? ce l'ho qui. Ce li hanno i bordi arrotondati. Piccole stondature qui sui lati. Bordo arrotondato c'è. Questo era quello che è uscito? Sì, questo è proprio stock. Mhm. Questo qui. È un mouse che comunque per me 3 anni fa, non dico che li valeva quasi tutti i soldi, però non è che avevi molte alternative. Sul wireless c'era poco e niente. Sì, certo, aspetta e Che è spera. successo? E Alex che fa cose ha riscattato un che bella cacata sul video. Mi dimentico di disattivare i punti canale in questa sezione. E tra l'altro non era neanche settato per questa scena. E infatti non si è visto bene, però simpatica. Facciamo vedere che abbiamo anche cose da riscattare. Sì, è simpatico perché strappa una pagina e poi ci si pulisce il culo. In quella pagina in teoria dovevamo esserci noi. Sì? Sì, in teoria sì, però non essendo settato per questa scena, quella ricompensa. Io la faccio un po' a culo, ce l'ho. Ce l'ha toccata piano. Ce l'ha toccata pianissimo. Io pensavo si riferisse al coso, al Superlight. Sì, vabbè, penso l'abbia riscattato per il discorso, non per darci del... E intanto c'è il signor J che dice: hai provato il mousepad Vaxi? No, Non l'ha provato, non ce l'abbiamo, signori. non ce l'abbiamo. Però devo dire che sui mousepad ci sono... È una cosa, uno degli aspetti che molto spesso è sottovalutato, perché tante volte magari appunto si spende 160, 180, vedo 189 il nuovo Bank Zoe, che è allucinante la cosa, e poi magari si hanno dei pad da spararsi dove... Il cinesone. Insomma, La è una cinesata. parte molto molto sottovalutata. Lì si va come il discorso del bilanciamento che veramente fa da collo il pad al mouse. Ecco un altro aspetto, ritornando all'argomento di stasera, perché è una parte molto poco affrontata questa. Forse si dovrebbe tornare a quei sensori vecchi dove se non avevi il pad giusto sotto iniziavi a non traccare più. No, e sai, il discorso è quello, puoi prendere un mouse che è uno spettacolo, ma se poi non hai nemmeno i movimenti fluidi sul pad perché non scorre o perché qualsiasi cosa scivola troppo oppure perché magari ci si mangia sopra, è inutile anche spendere altri soldi per un mouse quando magari si può spendere un pochino meno e
avere un'esperienza migliore bilanciandolo con un pad adeguato. Vorrei prendermi un Artisan, Ah. dice. E Artisan erano validissimi tanti anni fa, ora ci sono... no, lo sono ancora validissimi, ma non per il prezzo che costano, perché si possono trovare tanti pad, per esempio, quello si diceva anche... Ora ci arrivo, aspetta, ci arrivo. Adesso va a prendere qualche altro reperto di là. Beh, comunque, parlando di pad, è sicuramente fantastico l'Artisan, avendocelo. Però se ogni volta, perché poi si consuma. Se- Questo per esempio è un pad, costa 9 euro. Quanto viene? 9 Dream euro. Machine, Dream Machine Rough Control. trovate tutta questa roba che vi sta facendo vedere Simone nella sezione forum del Discord, mouse e mousepad, ci sono i link di tutto, potete entrare, adesso ve la linko pure. Questo costa 9 euro più di 7-8 spedizioni, per cui non va sui 15-16 euro a casa dal sito Dream Machine. E se voi avete un mouse leggero, di questi ultra leggeri, e avete bisogno di avere un pochino più di controllo, perché ci sono pad di adesso, ci va sempre più sulla velocità, però non a tutti la velocità piace. Se si vuole avere un mousepad con un grandissimo controllo, grandissimo, una frizione di quelle veramente alta, questo è un pad che è una svolta per tanti aspetti. Che misura è? Questa è unica misura, 400 x 400, no, 400 x 350, 4 mm di spessore, che indica che il pad è letto, e un pad che ha un controllo favoloso, superficie sintetica, quindi lavabile, si pulisce una spugnata, non è in cordura, però qui non me lo vedete, il mouse non scorre bene, perché molto lentamente, però non scivola via come sugli altri. E se volete un pad che ha veramente un grandissimo controllo, questo è straconsigliato. No, G, non è un XL, siamo sull'ordine della M, Sì, L. no, 400 x 350. Non è un XL La di metà. XL, si parla sui 900. È piccolo, purtroppo, però c'è solo questa misura, perlomeno l'ultima volta che ho visto c'era solo questa misura. Sì, no, c'è ancora solo questa misura sul sito. Spero lo facciano anche più grande, perché per tante persone che non vogliono il pad veloce, questo è veramente una grandissima opzione a un costo che È ridicolo, sì. è ridicolo. È veramente Costa più la spedizione che il pad in sé. però merita davvero. Come ci sono, appunto, c'è l'azienda, secondo me in questo momento prendere Artisan ha poco senso, perché c'è un'azienda cinese che è X-Ray Pad, che ha una gamma di pad che sono veramente, coprono tutte le esigenze, oltre che poterli personalizzare, oltre che poter scegliersi le misure, oltre che poter scegliere la superficie, ha una gamma che è imbattibile in questo momento. Secondo me è l'azienda leader in assoluto, perché loro fanno e producono mousepad come fa Artisan, non come tantissime altre aziende che acquistano da chi li produce e poi li Ci schiaffano il brand. Ora alcune magari hanno capito che bisogna investire anche su questo, perché è sempre un mercato in espansione, per cui è un mercato anche che ha molta attenzione, quello dei mouse, però va accoppiato anche al pad, per cui è un mercato tutto da scoprire. J dice troppo piccolo per me, però È piccolo, 40 purtroppo. x 45 mi sembra il giusto size di movimento nella zona di comfort del Non mouse. esiste uno grande decente? Trigun. Mi tocca fare... No, Trigun sì. Questo c'ha tutte le misure, questo c'ho io, è grande, 1200 x 550. Però, se no, te ne faccio vedere un attimo, Questo mi tocca fare. Arrivo. Vai. E vabbè, di mousepad grandi ne fanno, cioè
Basta che prendi pure nella lista che abbiamo fatto e prendi la versione più grande, però sinceramente sopra i 45x45 mi sembra inutile andare perché non lo userai mai tutto. Alla fine, perché spenderci di più? Puoi tranquillamente prendere un pad cinese sotto, anche quelli lì con gli RGB giusto per l'estetica, e poi sopra ci schiaffi il pad buono, il che non è neanche male perché molti pro player come Stermi e altri consigliano di provare il doppio pad, quindi ci può stare. Una cosa che continuo a ripetere, attenzione, Giannini ci mostra cose. Questo è X-Ray Pad, mi sa, vedendo Ovvero. la fantasia, mi sembra X-Ray Pad, poi Sì. non lo so. Pad è... Endorphi? No. No, Endorphi, sto confondendo Equat. i Quad Plus. Il Endorphi è quello di SPC Gear. Aspettavo. Glitter, controllo, velocità, dimensioni gigantesche, ha una trama molto ruvida. Controllo e poi veramente un grandissimo mousepad con un esteticamente bello, sembra quasi in 3D. Molto molto bello. No, ma poi è veramente un... Poi li personalizzi come ti pare, quindi basta che prendi l'Iquat Plus se ti piace il genere e ti metti la trama che vuoi sotto. Non credo, ora non tutti sono, questo credo sia non personalizzabili, mi sembra, ora non mi ricordo, comunque sul sito X-Ray Pad li trovi. E... ok, me lo dai? Ok, me lo dai. Sul sito lo trovi. Io do tutto, se si fa uno scambio equo, io ti do il pad e tu mi dai i soldi. Onesto. Siamo alla pari. No, questo per dirti, X-Ray Pad è un'azienda che fa questi prodotti. Ora tra l'altro devo provare perché hanno cambiato anche la parte sotto, dice ancora più Appiccicosa. appiccicosa. Vediamo. Effettivamente gli Artisan, al contrario degli altri pad che ho provato, si incollano proprio sulla superficie. Incollano se c'hai la superficie adatta, se no sono bestemmie. Non so, io anche sul pad sotto lo vedo bello incolloso. Perché sono una specie di ventosine. Io prima sì. avevo una scrivania maledetta di Ikea che aveva tipo venaturine e mi è toccato metterci agli angoli, mi toccava metterci 4 cosini biadesivi così perlomeno rimaneva fisso. Però vabbè, insomma, soluzione all'angolo è DJI. mettevi sugli angolini e via, avevo risolto la questione. Le incollate, un po' di Bostik di silicone e vedete che non si muove più. Aqua Control Plus com'è? Aqua Control Plus non è a questo livello, né a livello del Trigon, è un mousepad che c'è scritto controllo, ma tutto fuorché controllo. Non mi è piaciuto per niente. Comunque questi li trovi sul sito mio. Tutti sul sito che rilinkiamo a questo punto. Rilinkiamo, dovrebbe essere sul feedback. Eccolo qui. Eccolo lì, Equal Plus, Aqua Control Plus. Vabbè, molte volte si danno nomi, si punta a fare roba poi. Sì, infatti, no, però è strano il fatto che abbiano scritto Equal Plus, sì, Control Plus invece di Control non ha niente. No, a confronto più che altro con l'Equal Plus, questo sì che ha controllo. A me lo chiamavano questo Control e quell'altro i4. Ora è uscito il 2 del Control, però vediamo. Tra l'altro non hanno neanche prezzi allucinanti questi X-Ray Pad, se non ne No, hanno. però deve pagare la spedizione, quella costa. Pad se per sé non costa nulla, la spedizione costa, cioè costa nulla, costano ma sono prezzi accessibili. Questi grandi insomma costa meno di altri, però la spedizione ti costa e soprattutto in Italia pagate la dogana anche. Onesto, vabbè, ti viene a fare quanto un Artisan praticamente. Che pure l'Artisan non è che costi chissà quanto, il problema è spedizione e dogana che poi ti fa flippare il prezzo a 80-100 euro.
Sì, se non di però il più. discorso è che questi non si usurano, sono lavabili e hai Ah, tutte le quello sì. dimensioni e possibilità di personalizzarli. Artisan, devo dire, è rimasta un po' indietro, dai, doveva uscire la linea nuova, non è uscita, hanno iniziato in ritardo di anni, insomma. Gli Tra, altri si sono involuti, loro sono rimasti lì. tra l'altro c'era quella sezione di quel ragazzo che tra l'altro era israeliano, se non sbaglio, che mi disse questa è sempre una linea di Artisan. Adesso, Quale? adesso Ah, vedo. la differenza tra il Pro G e l'M8 te la faccio vedere male perché l'M8 è un mouse totalmente diverso dagli altri che sfrutta totalmente, non ha dimensioni, è piccolo, è stretto, in confronto al Pro G è molto stretto, però è strutturato diversamente, cioè tu sfrutti tutto il mouse, tutta l'arcatura del mouse, come cazzo si dice? Tutta la forma. Tutto l'arco del mouse, perché poi non avendo la carica in fronte, tu praticamente sfrutti tutto il mouse completamente, però è piccolo, tanto piccolo. A me piace. Io durante i miei test con l'M8 mi sono trovato a voler di nuovo il G Pro per una questione di aim perché non ero abituato all'M8 e una volta ripassato al G Pro rivolevo l'M8 per una questione di solidità e di feedback. Di reattività dei tasti. Sì, è stata proprio. Infatti ho ripreso soltanto il G Pro. Ho detto quando poi ho tempo di mettermi lì su AimLab o a farmi Sì, gli allenamenti. Ci vuole un mouse che se ti piace da subito bene, ci sta che non ti piaccia mai, come che dopo un periodo di tempo di training uno poi non ne possa più fare a meno. È particolare, è diverso, per cui Ti ci devi abituare. nella diversità si va sempre su un pochino sul rischio. Sì, Io sì. Però lo trovo la cosa il più. mouse fatto fino a questo momento, personalmente, da amante di XTR FY, soprattutto. No, effettivamente è un mouse che mi ha stupito particolarmente. L'avessero fatto un pelino più grande sarebbe stato subito il mio main mouse. Magari esce. Magari sì, lo spero perché è stato veramente l'unica cosa è la presa che mi cambia totalmente, qui non riesco a essere concreto come vorrei. Però per il resto non gli ho trovato un difetto per quelle ore di utilizzo che ci ho fatto. No. È stato fantastico. E purtroppo la forma è uno di quegli aspetti fondamentali. Sì. Però tra l'altro il fatto che. L'altra volta, Sì. Questi pad qui. Tra l'altro il fatto che si ricarichi sul lato, ho detto ma magari rompe parecchi coglioni. Invece si sente non niente. dà per nulla, no. Niente. Ti ho detto, soprattutto io credo che facendo così, e per dire come nel mio caso che c'è proprio il bench table qui a fianco, no? Per cui il cavo gira proprio a destra, non mi dà, praticamente non lo sento, non necessita proprio nemmeno tanti casi c'è il mouse bungee che serve nel mezzo perché il cavo dà fastidio, ti si impiccia, invece con questo laterale io non ho avuto di questi problemi, anche se insomma con il mouse di ora arrivare a dover mettere il cavo per giocare da. Vabbè, certo. La batteria, diciamo, non è un problema sui mouse. La sera lo metti a caricare e via, insomma, voglio dire. Sì. Oppure magari, non so, fa due cazzate in navigazione, prende attacco e quando non devo giocare si carica mentre lo uso, così magari mentre so vedere Facebook. Tanto in mezz'ora si caricano. Quindi è giusto il tempo lì. Durata della batteria. Non si carica mai il Dream Machine Olay Duo là. Io Sì. non so, sono mesi sta andando senza bisogno di ricarica, non so come si ricarica, però una vita dura.
La- 70 ore sono di base più o meno. Sì, 75 Non ore aven- non dichiarate. avendo, non avendo LED, stai tranquillo che non calano. No, no, Jay, ce l'ho di là, ti ho detto, l'ho caricato una volta, poi mio fratello lo sta caricando adesso, è venuto da me a lamentarsi, ha detto, però questo si scarica di più del G Pro, ho detto, ti stai a fare ogni giorno 12 ore di gioco, pare il minimo, che dopo un tot ti si scarichi, però no, lo carichi come il G Pro grossolanamente, nessun tipo di problema sulla durata della batteria. Vedi, questo, che chissà che tastiera ha, se ha la ANSI o la ISO lui, qui. Sì. Acqua Control Plus, qui. Questo mi sa tanto di ISO, no, ANSI, qual è quella americana? La ANSI è quella americana, ISO è lo Ecco, standard che usiamo mi noi. sa tanto la ANSI. Che tastiera hai, J on Air? Lui è inglese, mi pare. Tasto Enter. Ho un Apex Pro TLK. Sì, il layout è italiano, inglese, americano. Dovrebbero farla ITA comunque. Ungherese e Inglese. No, la U accettata per solo O US. E non ci stai aiutando perché uno è ANSI e un altro è ISO. No, non è grande, non è dato una grande. Orizzontale lungo? Un rettangolino orizzontale? Tasto Enter? Ma anche sull'inglese mi pare che l'ISO sia corto. Cioè sia lungo, non sia quello grande che ci abbiamo noi. Shift, anzi. Shift F6 SX lungo e Enter sulla linea dei tasti. Ok. Quindi si spiega la U. layout anzi non lo subisco proprio, non ce la faccio. Aiutatemi. Il Forest Perché arriva quando si subito a gamba tesa comunque sul reparto tastiere. Quando si preme il tasto Enter spesso si tocca quello sopra, che è la U accentata, capito? O si sbaglia. Dove c'è l'Enter normale, premi quello. E quello è un sintomo di... La U accentata corrisponde allo shift, allo slash. Della ISO inglese? ISO, no, layout. Aspetta, apro una foto perché sennò qua facciamo un casino. Layout ISO, anzi, ISO, anzi, eccolo. Ma l'ISO cambia anche da italiano a inglese, quello è il problema. Sì, ma qui il discorso è proprio il tasto Enter che... È quello corto come Shift, sì. Tu sbagli e premi e tocchi quello sopra, e sopra c'è la U accentata se c'hai il layout ITA. Cosa mi succede praticamente ogni... Anche tu con layout ISO inglese? O c'hai l'italiano tu, sì? No, c'hai l'ansia addirittura? Io sì, porto una sega, io vado querzi, cose, quella che trovo mi piace la comprendo, senza... non mi preoccupo minimamente. Jay ha chiesto se hai provato l'Apex Pro TKL. No, quella no, di Steel Series. Ecco, anche lì quella è un'altra delle cose che mi fa Steel Series. No, ho trovato la questa Keychron K1 Ultra Slim e low profile e sono contentissimo, soprattutto i miei polsi sono molto felici. E Forest invece lo sai che dicono che non è così? Aspetta che vi mando il messaggio. Io credo sia una questione personale. Una grandissima questione di abitudine. Sì. Grandissima questione di abitudine. Però dicono che per programmare ci si trova molto meglio perché hai le parentesi angolate su due tasti differenti. Effettivamente in programmazione le usi parecchio e volentieri. Però no, diciamo che non è che mi pesi più di tanto premere lo shift per alternare le angolate.
Abitudine al 100%, non Che altro, sopporto perdere un tasto a sinistra dello shift per nulla. io più che altro mi chiedo come facciano a giocare con le tastiere, con il pad numerico. Ah, beh, ci ho giocato parecchio io. Io mi va male le spalle. Sì, ci ho Non giocato casca- parecchio. Giocano No, molto di io, polso, non no, sbagliano la sense. più che altro ecco da dove è nato il discorso di tenere in diagonale, dico io. Sì, 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 è uno dei motivi per cui è Però- nata questa problematica. Poco spazio tra un player e l'altro e quindi la metti in verticale la tastiera, non si scappa. No, lo Altrimenti, sai, io perdo precisione se allargo il braccio. eh beh, è Mi normale, c'è sì, mi sento meno preciso. Sì, guardando i video di Coach Rambo su YouTube, vi consiglio di andare a guardare, un ex pro che insegna ai pro come giocare e analizza tutte le prese dei pro player e compagnia bella, ti dà proprio che hai una zona di comfort nel tuo utilizzo e quindi uscire anche di poco da quella zona di comfort ti porta a smirare, a fare brutta roba. No, io ho di questi problemi. Mi basta che la partita duri più di 3-4 minuti e io comincio a perdere concentrazione, che abbia tastiera o non tastiera, coso. Dopo un pochino veramente calo, un drop di mira mostruoso. Mi ci vuole un pochino a entrare, quindi mi ci vogliono 6-7 uccisioni prima che riesca a entrare in partita. E poi dopo 3-4 minuti crolla la concentrazione e quindi altra ecatombe di morte. Ogni Mi- tot ci vogliono 15 minuti di pausa. No, più che altro come nel mio rate va fatto come discorso diceva prima dei frame, eliminare non l'1% sopra e sotto, ma devo eliminare il 20% sopra e sotto, allora sono un grandissimo giocatore. Per il resto 20% mi sputtano tutto il resto. Chiedono FPS preferiti e non i Ah, frame per second. sopra i 1000, sopra i 1000. Ecco, lo sapevo. Non i frame per second. Vabbè, Simone No, non è un giocatore di no. FPS assiduo. quindi- Gioco FPS solo per testare i mouse e gioco solo a Call of Duty multiplayer, anche se devo dire che ultimamente mi sta divertendo di più il deathmatch su Valorant, però proverò anche Overwatch 2, solo che ora sono impelagato in Beh, test e game Tower of Time, mi sta piacendo veramente tanto, e poi è un programma di ricominciare a modo Wasteland 2, quindi sono 350 ore di RPG minimo. beh, per provare i mouse e compagnia bella, il deathmatch di Valorant penso sia una buona base su cui partire, Sì, effettivamente. sì, perché non è nemmeno troppo impegnativo, nel senso puoi giocarlo anche senza dover pensare totalmente al gioco, ma puoi anche pensare alle reazioni del mouse in game. Invece COD è più rompe più coglioni. Ah, Poi non beh, sì, pensare. può essere a tutti gli effetti Però, per moderno. esempio, quando devo fare i test sui mouse invece input lag, faccio le partite private o se no vado sul allenamento di Valorant perché tanto COD l'input lag è assurdo anche farci i conti perché c'ha la 40 base di millisecondi. 30, Ah, 30 30. millisecondi di base di ritardo qualsiasi impostazione tu metti. Quindi ha poco senso tutto il resto perché non sai mai quanto di suo ti mette. Quindi fai bene perché c'è il lag analyzer che ti analizza il lag l'input lag del mouse da solo, però per il resto insomma. Per provare i mouse, secondo me CSGO può essere, cioè, alla fine per provare i mouse basta che utilizzi sempre lo stesso programma. Sì, però per dire, quando fai oltre quello vai a calcolare anche l'input lag, non c'è, o perlomeno ultimamente non mi ricordo che ci fosse il reflex di Nvidia su quello. No, mi pare di no. Su CS non c'è, ma mi pare neanche su Overwatch. Però su Overwatch c'è il workshop che hanno riaggiunto adesso,
proprio programmabile, quindi ti puoi creare tutte le mappe, tutte le cose che vuoi tu e te li testi sempre allo stesso modo, sempre con lo stesso magari flick da fare. Interessante, può essere una cosa carina. Sì, ma infatti io per esempio faccio, per quello, per tante cose è comodo il Valorant per l'input lag perché vai per l'allenamento e sbatto sempre nel solito Esatto. punto. E su Call of Duty sempre la solita mappa, sempre nel solito punto e più o meno sempre la solita distanza. Per cui insomma come database ci sarei. Poi comunque Overwatch 2 mi ha detto è gratuito, sì? Sì, Quanto sì, sì, soldi? è completamente Allora gratuito. ce lo faccio appena ho 2 minuti di tempo me lo faccio. Certo, Valorant sicuramente meglio, soprattutto per la latenza, perché pure Overwatch non scherza a latenza. No, poi perché Valorant mi piace perché è proprio il tipo di gioco che piace a me, nel senso senza troppi deathmatch, no? Semplice, non c'hai da premere tanti tasti, mi intreccio sempre, se no solo È un po' più lento, meno sì, arcade. sì, più Beh, oddio. meno, diciamo che Entra un po' nella sezione ranked di Valorant e ti ricredi, no, vero? Finché deathmatch siamo io, d'accordo. bravo, infatti parlo di deathmatch e come di deathmatch su Call of Duty, non Warzone, non questi. Valorant effettivamente è stata una bella mina da Riot. Sì, no, Ha no, ma poi droppato un bel quello FPS. quello che mi dispiace, ecco, invece una cosa che mi interesserebbe è fare i test su Fortnite, ma non sono riuscito nemmeno a iniziare una partita ancora. Non mi riesce proprio. Vabbè. No, non so proprio. No, no, giusto per i test dei mouse, non per il gioco. Perché anche lì si può fare tante cose, però non sono riuscito proprio nemmeno a capire come funziona. Hanno messo la no build però, cioè senza costruzioni, senza troppi fronzoli, è un Battle Royale con tutti i Che suoi problemi. costruzioni? Eh sì, su Fortnite si costruisce, non si spara, non lo sapevi? No. Sì. I fight Eh, sono tutti in costruzione. allora non mi ci metto nemmeno a No, capire. no, hanno messo la modalità no build, quindi puoi tranquillamente giocarlo come se fosse un COD Warzone. Io metto la no game. No, è un gioco che non sono mai riuscito ad apprezzare, Fortnite. Guarda, No. ti dicevo della. Aspetta, come. Ora è un attimo che arriva, no? Appena mi rigira non mi ricordo dove era ora, così faccio vedere una cosa. Vai, vai. Appena, perché qui slide, corre. Vi prego, no. Vabbè, tanto G è solo per i test, quindi alla fine finché lo usi come test. Poi ovviamente più giochi prendi, magari più è veritiero il test. Quindi perché Cosa? no? No, diceva vi prego, vi prego Fortnite, no. Vabbè. No, Per i solo test. per i test, per vedere come. Perché per ogni gioco il reflex di Nvidia lavora in un certo modo, ovvero sia se per un gioco merita attivarlo, per un gioco merita attivarlo in un modo, in un altro merita attivarlo con un tot frame e con un tot risoluzione, con quello, con il. Insomma, per ogni gioco e in ogni impostazione va impostato in un certo modo per avere il migliore risultato in input lag. Però volevo farlo anche su Fortnite, no? Per vedere le differenze fra i giochi, non ci sono mai riuscito. Solo per quello. Guarda la povera IVGA cosa ha dovuto passare anche. Con i pin piegati. Piegati però sai io, ma guarda che li faccio, poverina. Guarda. Eppure va, No, no, perché? Ma perché? Ma è pure conduttiva l'Arctic. Ma No. perché? Guarda. No, non rifate questa cosa a casa, signori, vi No, ci prego. fare molta attenzione, scritto. E cosa stavi cercando di fare qui? No, ti faccio vedere. La stavi ripulendo? Hai fatto prima il danno e poi hai provato a pulirla? No, fatto volutamente, vedi? Ok.
con un pennellino. È così che pulite il socket dalle schifezze. Abbiamo il tutorial di Giannini anche per questo. Via. Tra... Ah, Eh, mamma mia. funziona. Non lo metto in dubbio se ancora sta andando questa scheda, però. Isopropilico. Non mi preoccupavo dell'alcol, mi preoccupo della pasta termica su. Sai il divertimento se non riuscivi a ripulirla dopo? No, perché l'avevo fatto, ma era successo, c'era della pasta vecchia, no? Ah, E poi ho capito, come cazzo si leverà, come si leverà? Ho detto, aspetta, ho questi pennellini che uso per pulire, perché avendo tutto aperto, a volte mi serve il pennellino per pulire le ventole, no? sì, sì. Cazzo, questo è morbido, fammi provare. Tanto questa, su pinne sono d'acciaio, figurati. Però se fatto piano lo può fare con tutti, vedi? E va via tutto. Vedi? Tutto è un lavorino di precisione. Follia. Guarda lì come ripulisce il danno. Adesso tutti a smontare i processori e a... Vedi, i pin sono? Questi sono tutti danni a pin. Ah, sì, si vedono effettivamente. Una volta mi c'era con un cacciavite sopra. Ah, ok, perfetto. È ripartito. Vabbè che non tutti i pin servono in realtà, no? No, ma ha funzionato perfettamente. Poi ci ho fatto 5500 MHz su cosa. Vedi questo giallo qui che si vede qua? Mhm. Questo è H2 off, la coibentazione che praticamente copre tutte le parti elettriche dall'acqua. Quindi la condensa non va a uno spray per coibentare la scheda madre. Ah, l'hai fatto tu, non è di serie? No, ho fatto io. Quindi, guarda, questo è partito un pezzo di plastica qui che lo slot non funziona più. Battaglie, batti tutto, ho visto. Mamma mia, povera VGA. Però parte. Oh. Classified. Ora 790 Classified è bella solo. A me è caduto il 5008 da mano, ho dovuto rimettere a posto i pin. Mamma mia, che bestemmie. È già più facile sul Processore, forse sì. Il processore è più facile. Io- Facile perché poi se fai piano, diciamo che riaddrizzare si riaddrizzano anche quando lo metti, se non fai, se fai attenzione e fatto bene, ti aiuta, il socket ti aiuta a farli a A rimetterli in posizione. riaddrizzare, esattamente. Qui c'è cazzi. Qui con Poi- la scheda madre nuova fai prima. Duri cazzo. Io ho Meglio. voluto rischiarla invece facendolo montare alla mia ragazza il 5008. Non aveva mai messo mano in un PC, ho detto vai, proviamoci. È stata brava. Alla fine è un grande Lego, niente di che. Però l'abbiamo sudato questo montaggio di 5008. Ragazzi, io sono quasi mezzanotte. Sì, adesso la chiudiamo qui. C'ho ancora i timing delle RAM che mi rimbalzano in testa. Però vi voglio far vedere una cosa. Vediamo, aspetta. Se arrivo. No, quello no, Piccolo questo- spoiler sulle RAM. Sì, questi sono i test. sono, sì. Aspetta, Lo subito, ok. Questo è punteggio iniziale. Questi sono i 3 benchmark. È da zoomare un pelino. Ok. 3 benchmark che sono ottimi, cioè ottimi, 2 sono ottimi, uno un po' meno, però ok, no, merda, ecco, però è valido perché insomma è quello più utilizzato. No, qui siamo già a 32, ok, questo. Quindi siamo latenza 76.5, che è questo poi alla fine quello che... Ah, tra l'altro, Simo, perdonami, 10. c'era un Roberto nella tua chat su YouTube che diceva presente Corsair K100 è un'astronave. Tornando al discorso del
Perdonaci Roberto, ci siamo persi il messaggio, stavamo leggendo solo quelli su Twitch. Corsair K100 è un'astronave. Cos'è Corsair K100? È una tastiera di Corsair, una full, una di quelle là vecchie che si... gigantesche. Tornando al come fanno a giocare col tastierino numerico. Mi sa che si riferiva a quello. Abbiamo perso giusto 10 minuti per rispondere a questa domanda, perdonaci. Quindi dicevamo, tornando sulle RAM, Arrivo subito. vai, rispondendo su YouTube. Allora, Ciao, scusa, non avevamo visto, ottima come arma di difesa. qui vedi, siamo a 10 secondi e 564. Questo benchmark PIY Prime è esclusivamente RAM, va su single core e è solo RAM, è uno dei pochissimi dove misura la latenza sui calcoli del pi greco. E questo è fondamentale per capire se le RAM lavorano per bene. Tra l'altro è molto stabile, ovvero sia, ci sono sempre fluttuazioni, per quello conviene sempre fare la media di 3 bench su 5 per capire. Però questo, diciamo, è quello veramente affidabile, cioè puoi fare test e sgarra fluttua di poco da un altro. Questo ogni tanto sbarella completamente, però è quello che ho utilizzato, poi magari la trial non ti dà questi, però è così. Questo invece è validissimo e anche questo è molto più stabile di AIDA. Questo era la RAM di partenza. Ricordati questo valore qui, 10,564 più che gli altri. Ok. Sono di 80, 100, ok. Però bisogna che esca da qui. Siamo arrivati. Oh, ok. E questo è il risultato finale. 8962, beh. Ci arrivo per bene. No. Ah, no, non è questo. Meno, Ok. aspetta, anche meno. 8962. Non ci siamo. Ho già dimenticato il vecchio. 10564 forse era. Aiutatemi, chat. Eccolo qui. Ho già perso. Okay. 10564 era lui. Il Forest era attento. Sì, però questo non era quello valido. Guarda che programma Pro usa per passare da una schermata all'altra. Guarda lì. Che cosa stai utilizzando per with Fast Stone, sia Capture che Image View. Incredibile, guarda lì come ti swappa da una scheda a un'altra muovendo contemporaneamente. Pazzesco. Leggerissimo spettacolo, puoi modificare foto, puoi fare tutto, c'è anche un minimo di editing, è anche carino. No, qui c'è qualcosa che non mi quadra perché non doveva essere. Però l'unica cosa è che questo va fatto. Il Carsirello aveva chiesto di alzare la manina, ma me l'ero perso. Mi perdoni, Come volevo, sì. Si è piantato il programma. Ho detto era perfetto e si è piantato. Eccoli. Eccoli. Non è più perfetto. Non è più perfetto. Perfetto, perché sono l'altro disco con sull'utente che spesso qui dà di barta se non hai le RAM valide. Hai il multiutente sopra il PC? Sì. Ah, bella. No, multiutente, vado sull'altro disco per cui. Ah, ok. No, perché il multiutente è brutta esperienza su Windows, io personalmente. Si inchioda malissimo Windows. No, però di tanto sì, è lento proprio a prendere dati. Cosa? Ah, quello l'ho notato quando ho cambiato da il programma di visualizzazione delle foto e dei video base di Windows a VLC. Quando entro negli hard disk si inchioda malissimo. Bravo.
Infatti tengo quell'altro predefinito perché altrimenti ogni volta si inchioda e non capisco il problema. Carsierello, comunque, visto che avevi alzato la manina, se vuoi entrare a parlare per le ultime due chiacchiere prima di staccare. Ci mette a aprire. È andato via il programma, sì. Gli avevamo fatto troppi complimenti. Vediamo se confoso. No, vedi? Troppi. Oh, qui siamo già a 9. No, 9 precisi. era di più, ero. No, ma era di più. No, non mi ricordo ora. Sono rincoglionito completamente io, oppure... Si è fatta una certa. Bravo. Giustamente sono rincoglionito. No, va bene. 8-9-6-2. Sì. Sbagliavo io. Comunque sono 2 secondi su... quasi 2 secondi su un test di 10 secondi. Capisci te cosa vuol dire, e poi soprattutto lo vedi con... no, soprattutto lo vedi lì tanto, e poi c'hai anche... Dai. Sbagliato di nuovo foto. No, sono lesso davvero, ora non mi ragiona più il cervello. La anticipiamo quella sulle RAM e quella sul ghiaccio secco a livello di orari, altrimenti mi brain lagga. Sì, infatti. Brain lagga Simone, è un casino sotto Ice. No, scusami, aspetta, perché c'avevo tutto un altro risultato in testa, però ora non lo trovo, dove però avevo alzato un valore che so che mi dà un boost pazzesco, e andava sui 7 secondi e qualcosa, dove ho fatto il record che ho messo su HWBot, che sono a 7 secondi e qualcosa, solo ottimizzando le RAM, capito? Mhm. Che non ce l'ho qui, l'avevo uppato sono 74esimo al mondo con le DDR5. Onesto. Però Onestissimo. non ce l'ho qui. Beh, Per quello non lo trovavo. lo vediamo prossimo appuntamento appena finisci di scrivere l'articolo sul sito, così vediamo l'articolo completo e parliamo di questa mega guida sulle RAM. Comunque, ma a voi risulta che le 5700X erano fallate? Io non mi spiego il bug che avevo, non ricordo ancora una volta questo bug, me l'hai detto tipo 200.000 volte, però i driver di AMD mi sembra che non erano stabilissimi in quel periodo, quindi potrebbero essere quelli. E siete pro o contro l'overclock? Penso si possa essere pro o contro l'overclock, cioè... L'overclock si fa. Ti faccio vedere subito. L'overclock Ora, si fa. io si deve tanto non fare. lo faccio, però vabbè, primo nel gruppo del team, 72esimo in Italia, ancora nonostante tutto, sono 560esimo su 2037, però non 21esimo in Italia. Serve un po' di zoom. Ah, Serve un pelino di zoom. ancora? Ok, no, ci siamo. Un attimo di ritardo sulla live. Oh, eccolo qui, vedi? Porca miseria. 7 secondi con quelle RAM lì, a 6600. Beh, Quello, quindi tolto overclockandole, però non per il daily, per fare il punteggio. ovviamente. Ecco che si leva, insomma, da 10 secondi e 500 siamo a 7, hai tolto 3 secondi, sono il 33% di 33% da... Buonasera. È entrato il carsierello, signore. È entrato il carsierello a parlare con noi su Discord. 30% in meno, che poi li recuperi tutti in velocità, in frame minimi e in bottleneck evitato. E beh, allora aspettiamo la magica guida. Comunque l'overclock si fa. Se non l'hai mai fatto, provalo per scherzo. Così ci giochicchi un po'. No, l'overclock si fa dal momento che tu hai boost 3 della Nvidia, visto che tu hai XMP e visto che hai il turbo dei processori, non lo fai, ma già lo stai facendo. Ovviamente.
Poi tra l'altro l'XMP delle RAM è una specie di overclock. No, è overclock al 100%, infatti non sempre stabile, questo c'ho io in XMP, ti ricordi il Sì. problema? Che non erano stabili per nulla, infatti di lì poi è cominciato tutto questo ambaradàn delle RAM. Con l'XMP ci carichi semplicemente un profilo che i produttori della scheda madre hanno fatto, per questo poi solitamente si tende a scegliere RAM supportate al 100% dal produttore della scheda madre, perché così sei sicuro che poi... Nessuna scheda madre di nessuna azienda di scheda madre ti supporta ufficialmente l'XMP. No, Loro infatti. compatibili, però la memoria su JEDEC, poi sai, non si ha chip, tutto, perché poi conta quelli timing servono per comprendere il chip che monta sopra. Discorso tutto da approfondire dove sono quasi totalmente ignorante quello delle RAM, quindi sarà Guarda, un bel discorso anche per me. ti faccio J on air, guarda, ti faccio vedere una cosa, se mi ricordo, anche qui si va sempre a no, porca boia. Comunque giochicchiaci almeno con l'overclock della GPU, why not? Tanto, al massimo riporti tutto ai dati di fabbrica. Qui vedi? No, non la vedi. Qui non si può zoomare, qui c'è cosa. Anzi, forse lo vedi. Tolottino. Tasto Ghiaccio destro secco. apri come altra schermata e lo puoi zoomare sicuro al 200%. Apri in una nuova schermata, te l'ha aperto come seconda tab e qui puoi zoomare. Easy. Qui si vede il ghiaccio secco sul banchetto. Qui si va al ghiaccio secco e la serie i3 6100 non overclockabile esattamente a 5600 MHz, 5606 MHz. Onesto, nel fresco. 21.51% di overclock. Con una delle più grandi schede madri mai fatte da Asus, che era la Impact, con un BIOS modificato e boom. Fresco il processore. Fresco. Giusto a qualche megahertz. Uno scherzetto. Il problema è che non era overclockabile. Ma hanno rubato il primo posto, mi avevano rubato, bastardi. E tocca rifarlo. Devi averlo. Ci vorrebbe un'altra Impact, quello era, che fenomeno di scheda. Cazzo, all'epoca lì Z170 che mi teneva le 3006 C16, me le teneva 4000 C14, era in daily, senza nemmeno dare un pelino di volte in più, 1.4 da 1.35 era uno spettacolo. L'importanza della Mobo. Sì, esattamente. E poi si comprano schede madre a 50 euro. E trovarli ora da 50 euro. Ah, guarda che qualche aborto tecnologico c'è sempre su quella fascia. NZXT. Però sono belle. Sì. Sono molto belle. Il fatto che la parte sopra sia pure magnetica, l'attacchi e la stacchi così, spettacolo. Sono belle, vero? E vabbè, Carcerello, tu volevi dire qualcosa o la chiudiamo qui questa live che comunque siamo andati? No, Voleva entrare solo a gamba tesa in vocal. La Dark. salutare. No, che premo. Proprio bella questa serie di avvicendamenti. Un po' costosa, un po' costosa, ma bella. Vabbè, poi questo c'ha un indirizzo, Capito perché hanno messo il label slot delle RAM qui? No? Perché il 24 pin produce calore, Mamma mia. DDR5 è ultra sensibile al calore, quindi spostandolo da qui evitano il calore che c'è, intercorre qua e l'hanno messe sopra.
Tu pensi sia scemo? Sono andati a vedere proprio il pelo nell'uovo lì. E tu sai che quando, tra l'altro, quando hai le slot qua, lo slot di destra è quello che lavora sempre meglio per la tensione, perché apre la tensione. Quindi qui sono per pareggiare entrambi gli slot anche come tensione che gli arriva. Bel lavoretto. E poi hanno messo tutte le fasi a sinistra. C'è tutta la parte di fasi solo a sinistra. Sinistra e sotto forse. Le 4 fasi mi sembra più sono un po'. Schedina. La schedina Ma e c'è anche VGA. la E classica, voi. sì. Simone è qui per testarla. Non arrivassero, non c'è verso di averlo. Beh. E VGA non produce più GPU, giusto? Sì, giusto, e il mio portafoglio ne guadagna. È un peccato. Da amante di Sì. VGA. Sì. È un vero peccato che non le produca più. Un po' Sì. di screzi con Nvidia, non si sa a tutti gli effetti quale sia il motivo reale. Anche se hanno fatto la 4090 giusto per test, hanno fatto subito il record del mondo. Beh. Con un grandissimo video hanno fatto. Giusto per dire Nvidia, ecco cosa ti potevamo produrre. La hier per noi consumatori, che alla fine VGA ti copriva in tutto e per tutto sulla scheda, poi, tra l'altro. Una di quelle aziende, non rimpiangi mai di aver fatto un acquisto da loro. Eccola là, la 3090 Kingpin. 3090 Ti, giusto? No, questa è la 3090, la TI Dish. è ferma. Ho sputtanato tutto là. Ok. È ferma perché è nuova. Presa così. Perché no? Trovato il culo. No, presa perché l'ho presa a un prezzo che era inarrivabile, impossibile da trovare. A quanto, se ce lo vuoi dire? 1365 euro. Nuova. Onesto. Quanto tempo? Quanto tempo fa? Pochi mesi fa. 2, 3, no. L'ho comprata, era al Games Week, per cui l'hanno presa a Milano. Da Milano. Quindi novembre. Sì. Perciò sì, il Games Week mi pare che era a novembre. E beh, un bel acquisto. Anche Poi perché se l'ultimo, l'ultima uscita di Kingpin. Che fai? Te la perdi? Te la lasci scappare? No. La vai in vetrina? No, sì, anche perché queste, sai, con l'overclock sono sempre un certo valore. Quello non perdono. E vabbè, signori, chiudiamo questa live. Io sono veramente a pezzi adesso. Io ringrazio ancora una volta Simone per essere stato in live con noi. Abbiamo fatto giusto 2 chiacchiere. Fanno sempre piacere, si porta sempre un po' di tecnologia sulle live, mi fa solo che piacere. No, io mi dispiace solo che questo ragazzo, il discorso dell'1% lì, che magari poteva essere interessante, poi. Non è venuto ad approfondire purtroppo, gli avevo mandato il link, ha detto anche ok. Perché se no si andava poi sul sito di Capframe X dove lo spiegano, c'è la spiegazione, tutte le spiegazioni. Magari dava anche un hint simpatico da andare a approfondire. Posso sapere anche che ho detto male, che ho capito male io, figurati, per l'amor di Dio, faceva piacere capire. Il discorso poi degli hertz e dei frames era un pochino, vabbè, un po' strano. Perché. Magari lo riacchiappiamo su Facebook nel gruppo HVR, magari veniva da lì e approfondiamo il tutto. Se no, Senti, però ti devo fare una critica di quello. Vai. Sono fiorentino, ma sono juventino. A me tutto sto viola della Fiorentina. Il problema è il tuo, oserei dire. Lo sai, ti dico, ti porto sul TN così non è più viola. No. È più viola che di là. No, qua non andiamo più d'accordo. Il problema è tuo, io
Sono napoletano, però sono romanista, cioè almeno ero perché non seguo più il Perché mi ha detto calcio. dici a me Fiorentina e Juventus poi. Devo Napoli, dire. Roma. Eh sì, Napoli-Roma, il capitano Francesco Sì. Dotti, che vuoi fare? Però non seguo più il calcio da qualche anno, soprattutto da quella partita dove il telecronista durante la Coppa Italia fa: vabbè, la Roma può anche vincere, tanto ho perso a tavolino, non può più far niente. E io lì, va bene, spegni tutto, signori, andatevene a fare in culo tutti quanti come state. Adesso si è bloccato ogni cosa. Ma stasera è così via. Stasera il PC vuole essere Oh, è il spento. bello, no, aspetta, è il bello che ho le RAM, quelle normali in XMP ora, ho le 6040 da utilizzare come... Ma oramai il PC ha sentito quel brivido, quel brio e devo fare Si è questo bloccato ogni XMP. cosa, va bene. Via, è l'ora di chiudere, si è bloccato tutto. E vi lasciamo con il Forest che dice tra tutti e due, non so chi è peggio. Guarda, la batteria si sta scaricando, ragazzi. Ecco qui. E lo sai che credo che vada per riscaldare, però è tutta la sera, dai. Cazzo, sono quasi 3 ore sono. In a chi regge, lasciamola regge. E Mhm. vabbè ragazzi, noi ci vediamo al prossimo appuntamento di HVR, in form, che non sappiamo quando è, vi aggiorniamo come al solito sui social, che sarà probabilmente sulle RAM, come c'ha. Se non mi vedete vuol dire che mi sono perso completamente il numero di timing e mi sono bruciato il cervello. È Quindi ancora nei vi saluto. timing. Visto sì, vi sono ancora a cercare il read to write giusto. Quindi ragazzi io vi saluto, vi ringrazio, ciao Francesco, grazie per l'ospitalità. Grazie a te come al solito. Sì. Ci vediamo presto. Ah, io devo chiudere live su coso. Beh, la chiudo io come al solito. Chiudi te No? perché? Sì, faccio Io non sempre. devo chiudere qui? No, No, non sulla dovresti, mia? non dovresti Su chiudere YouTube? niente. No, non dovresti chiudere niente. Adesso Grazie. controlliamo, chiudiamo la live e controlliamo. Ah, sì, sono qua. E vabbè ragazzi, allora ci vediamo al prossimo appuntamento di HVR Inform. Un bacione a tutti, grazie ancora a Simone e niente, alla prossima. Ciao belli. Buonanotte. Ciao.